voi che dei colleghi anche dall'estero vengano a discutere di due volumi che per noi in Italia sono stati molto importanti, malgrado una serie di vicissitudini di cui sicuramente oggi parleremo in termini di ricezione. Due volumi che compiono 50 anni quest'anno, li hanno compiuti, e che sono accomunati fra loro appunto da un impatto piuttosto rilevante sulla geografia italiana del periodo e anche degli anni successivi, e poi sicuramente la cosa verrà ripresa da altri colleghi, da una curiosa circostanza relativa alle rispettive traduzioni. La anticipo per i più giovani, se per caso ce ne sono, che non hanno seguito e che non conoscono questa vicenda, ma insomma il volume di Lacoste si intitolava in francese, lo dico in italiano, in una traduzione libera mia, secondo me più aderente: la geografia è una cosa, per cominciare, che serve a fare la guerra. Invece fu tradotto con crisi della geografia, geografia della crisi, tenendo presente che il volume fu curato da Pasquale Coppola, che non era certo né uno sprovveduto né una persona non ben addentro alle discussioni teoriche e alla scuola francese in generale, però per una qualche motivazione che Coppola non dà, per la verità, il titolo venne completamente modificato, e qualcosa del genere capitò anche per il volume di Frémont, a sua volta tradotto da Marica Milanesi e con una prefazione di Guaini, cioè ancora una volta delle personalità molto rilevanti, soprattutto sotto il profilo epistemologico, teorico dello studio della geografia, i quali tradussero il libro che si intitolava in francese, lo dico in italiano, La regione spazio vissuto, con un titolo che diceva La regione, uno spazio per vivere, che è una cosa un pochino differente. Su questa strana fino a un certo punto, perché poi immagino che oggi se ne parlerà, o perlomeno almeno per alcuni accenni ne avremo, su questa strana discrepanza fra i due, almeno fra i due titoli, fra le due coppie di titoli, varrebbe la pena approfondire un po' il ragionamento, anche per vedere, e mi auguro che accadrà, per cercare di cogliere, di capire quale fosse la temperie teorico-critica che vigeva in quegli anni in Francia e in quegli anni in Italia, perché evidentemente non erano affatto allineate. Ma di questo appunto penso conto che si parlerà nel seguito. Buon lavoro, grazie per essere qui, perdonate ancora la mia assenza e mi metto in ascolto. Grazie. Grazie Claudio. Allora, io non dovrei parlare, perché dovrebbe esserci al mio posto il professor Mario Carta, che è il direttore del mio dipartimento di diritto e società digitale presso l'Università Unitelma Sapienza. È impegnato nelle commissioni della formazione continua dei docenti. Questo purtroppo è una cosa che non scegliamo noi, ci cade in testa tel quel, però mi ha chiesto di portare i suoi saluti perché ha apprezzato molto questo evento. Questo evento è coperto finanziariamente proprio dal nostro dipartimento, proprio perché rientra in quei progetti di terza missione che hanno un obiettivo scientifico, indubbiamente, ma anche divulgativo, e lo trovava particolarmente pertinente per due libri che hanno avuto una grande eco nel loro paese, ma che hanno avuto un impatto nella discussione in Italia, e quindi quando gli ho spiegato le ragioni, lui ha trovato che rientrassero perfettamente in questa strategia. Quindi il nostro dipartimento si adopera moltissimo sia per il corso di scienze politiche sia quello di studi europei per la magistrale, proprio nel condurre ricerca, come facciamo, abbiamo moltissimi progetti in opera di diverso genere, molto trasversali, tra cui anche quelli riguardanti la geografia dalla scala urbana a quella planetaria, e faremo anche un altro convegno internazionale sulla direttiva europea, sempre alla Società Geografica Italiana, il 21 settembre prossimo. Quindi è proprio nelle strategie del Dipartimento quello di essere presente su degli argomenti che sono
a cavallo tra la ricerca scientifica e la partecipazione della cittadinanza come uso del sapere. Questi due libri sono più che mai una volontà di 50 anni fa di portare al cittadino, non all'universitario, un certo tipo di conoscenza, un certo tipo di strumento. Quindi Mario Carta mi diceva appunto di ringraziare il presidente della Società Geografica e di ringraziare tutti voi, e che era molto felice di questa iniziativa. Quindi io vi ringrazio e passerei subito al nostro convegno. Quindi chiederei alla mia collega Isabelle Dumont, questo convegno non lo organizzo io da solo, ma devo ringraziare la collega Isabelle Dumont, che è professoressa di geografia al Dipartimento di Scienze Politiche a Uniroma 3. Allora, è molto semplice la ripartizione, nel senso che facciamo questo primo panel in cui io farò un primo intervento di introduzione, dopodiché sarà la professoressa Gibelin a fare il suo intervento sul lavoro di Lacoste. Betty Gibelin, come voi sapete, è stata a lungo all'Università di Parigi 8, che si è chiamata per lungo tempo Vincennes, poi Saint-Denis Vincennes, poi Saint-Denis e basta. Ed è stata il braccio armato, tra virgolette, di Yves Lacoste nella realizzazione dei suoi più importanti progetti, non ultimo appunto Hérodote. E alla sua sinistra c'è il professor Frémont, che insegna geografia al CNAM, che ho avuto modo di conoscere prima di suo padre, in realtà, che è accessoriamente il figlio di Armand Frémont, è anche un geografo, anzi anche, dovremmo dire, è principalmente un geografo, e qui per le due ragioni, perché chi meglio di lui può interpretare il lavoro che quel testo così importante ha rappresentato. Io suo papà l'ho conosciuto solo telefonicamente in due lunghissime conversazioni riguardo a Aimez-vous la géographie, ed è stato gentilissimo e molto molto cordiale. Allora, se permettete, senza prendere troppo tempo, comincerei questo mio intervento parlando di un incontro, no? Io non sono un geografo, io ho studiato scienze politiche a Bologna. Ero stufo delle elucubrazioni mentali della politologia, che mi hanno fatto divertire per 4 anni tantissimo. Come dico sempre, quella facoltà è nata per me, poi l'hanno fatta fare anche agli altri, perché mi sono trovato benissimo. Ma a un certo punto volevo qualcosa che mi ricollegasse all'uomo per quello che era sul campo. E andai a studiare a Parigi, e lì vidi il corso di geopolitica. Fissai un appuntamento per fare il mio master di ricerca con la professoressa Gibelin. Fu l'unica volta che arrivare in ritardo a un appuntamento mi portò bene, perché arrivai in ritardo, lei era già a lezione, e aspettavo fuori dalla porta. Mi passa un simpatico signore con il pizzetto bianco, e io, scusami, se vous êtes monsieur Lacoste? Fu la domanda, e lui mi disse sì. E cominciamo a parlare. Fu lui che mi impose un argomento, da lì cominciò un rapporto. Poi ovviamente ho ritrovato Betty Gibelin in aula, come anche come direttrice di ricerca, e devo dire la verità, se avessi conosciuto qualche altro geografo francese che ho conosciuto in seguito, io forse non avrei studiato geografia. Quindi l'incontro con Lacoste era, anche nel 1994, un incontro con un certo approccio della geografia. E se voi leggete la geografia di d'abord a faire la guerre, vi renderete conto che già lì trovate tutti i prodromi di quello che è il suo definire la geopolitica, parlare di geopolitica. È un approccio specifico, molto concreto, molto geografico, ma di questo vi parlerà sicuramente Béatrice Gibelin. Leggendo quel libro, perché ovviamente non puoi andare a essere studente di Yves Lacoste e non leggere quello che era il suo libro più famoso, scopri diversi elementi che secondo me ci riguardano. Se volessi tracciare una linea di influenza, il primo elemento che trovo nel testo di Lacoste estremamente forte è il suo rapporto con la geografia vidaliana, e che lo collega al concetto di paesaggio, che sarà poi quello che tratterà Armand Frémont, la région espace vécu, perché è da lì che nasce la definizione di paesaggio. E
attacca un certo tipo di geografia. Il professor Cerreti prima diceva giustamente come l'uso di Hérodote e della géographie c'est d'abord à faire la guerre in Italia fu parziale, fu preso prevalentemente in alcune sue parti, e già questo ci fa capire l'utilizzo che ne viene fatto. Massimo Paini, raffinatissimo geografo nelle sue scritture, nelle sue riflessioni, ma anche Pasquale Coppola, Farinelli, erano tutte persone che avevano una raffinatissima maniera di scrivere, ovviamente per questioni diverse, ma che da quell'esperimento presero prevalentemente alcune parti che dopo vi dirò. Il concetto di geografia vitaliana era attaccato post perché giustamente, chiedo scusa, ok, grazie. Il concetto era proprio quello di attaccare un certo tipo di geografia, quella universitaria, che non era utilizzabile. Lacoste in qualche modo fa saltare fuori il mestiere del geografo, il lavoro del geografo sul campo, facendone notare l'importanza, l'utilità, come questo sapere era un sapere fondamentale anche per la cittadinanza. Al di là di quel libro, un libro che mi colpì molto di Yves Lacoste fu il libro per le scuole medie, pour le collège, dove la geografia era rappresentata come una conoscenza civica fondamentale per il cittadino. Io oggi, 40 anni dopo quel libro, quando vado in aula, il primo giorno, dico: il mio obiettivo è insegnare della geografia per fare di voi dei cittadini e delle cittadine consapevoli. Consapevoli che se abitate in un quartiere non è per il fato, ma ci sono degli elementi che condizionano queste cose. La geografia ve le offre. Ed era la ragione iniziale di Lacoste, dare uno strumento di combattere certe ineguaglianze, di combattere certe ingiustizie, di decodificarle. Quindi una geografia da indagine sul campo. E questo era il problema, diciamo, l'elemento essenziale di rompente. Anche sulla regione, Lacoste infatti dice: con la regione si vuole arrivare a utilizzare il paesaggio nel concetto vidaliano, però de facto vengono già disegnate quelle regioni. Chi è che le definisce? Ecco, lui pensa già all'attore, no? Chi è che definisce quel tipo di regione, con quel tipo di caratteristiche? E dopodiché abbiamo un tipo di narrazione che va a cementare, costruire sempre di più quel tipo di rappresentazione. Lui su questo mira a decostruire, a dare gli strumenti di decostruzione. Rispetto invece al lavoro degli italiani. Allora, io non dimenticherò mai, una volta un collega, possiamo anche dire chi è, Marco Antonsic, che lavora a Londra, mi chiama e mi dice: senti, tu che hai lavorato con Lacoste, conosci, posso definire, parlando al telefono, no? Potrei definirlo in questo lavoro come un geografo marxista. E lì rimasi basito, perché non era il primo in Italia a vedere Lacoste come un geografo marxista. Allora, basta leggerlo, quel bellissimo libretto, e vedere che lui parla della geografia marxista sempre in terza persona, che riguarda gli altri. Certo, Lacoste era imbibito di quella ideologia, di quegli anni. Certo, guardava al marxismo come strumento di lettura, indubbiamente, ma non ha mai cercato de facto di tradurre il materialismo storico in un materialismo geografico e quindi in una scientificità. Al contrario, c'è una cosa che mi colpì dal primo giorno in aula di Lacoste, fu quando disse: qui non facciamo scienza, se volete fare scienza la porta è quella. Io rimasi basito, perché in Italia tutti quanti parlavano di scienza geografica, noi facciamo scienza, e non era solo negli anni 90. È dagli anni 20 che in Italia abbiamo paura di essere soverchiati geograficamente dalla scienza, e quindi vogliamo dire la facciamo. Lacoste diceva: di scientifico nel nostro lavoro c'è il rigore con il quale facciamo il lavoro di indagine. Tutto il resto, noi non dobbiamo fare modelli che devono essere applicati altrove, non è possibile. E
Quindi non è un marxista fondamentalmente, anche se quel tipo di battaglia era la sua in quel periodo. Ed era un elemento per me importante, mentre nell'esperimento italiano la volontà era proprio quella di trovare una presenza da dire qualcosa insieme alle altre riviste di storia, di economia di quegli anni, proprio rispetto al marxismo. In che cosa? E se voi guardate, io l'ho fatto, guardate l'indice dei primi 2 anni di Herodot Francia e dei primi 2 anni di Herodot Italia, vi accorgete che in Herodot Italia manca una cosa fondamentale che invece è presente dall'inizio in Herodot Italia: il collegamento con dei casi concreti, in cui io ti vado a dire dove sono bombardate le dighe, io ti dico in che modo quel bombardamento provocherà questo, io ti dico come nella Sierra Madre gli agricoltori si sono alleati in un certo modo, io ti dico come alcune rivoluzioni verdi sono state fatte in Algeria per poter osteggiare una cosa, valorizzare un'altra. Era da un ragionamento eminentemente geografico. Per certi versi, ne parlavamo con la professoressa Gibelin, anche il fatto che Lacoste sia così fortemente legato alla geomorfologia lo spinge ancora di più a indagare quegli aspetti, ma ovunque voi vedrete uso di cartografie in Herodot Francia per spiegare certi fenomeni, per andare poi a parlare di altri elementi, partendo anche da una geografia fisica, che è, a mio modesto parere, un elemento che ha impedito di prolungare il contributo di Herodot Italia, che sì era comunque molto importante. Cioè andavamo in una direzione in cui non era altro che un dibattito sul marxismo e su come liberare certe classi, anche quando Quaini parla di certe aree della Liguria, anche quando Coppola parla di alcune periferie di Napoli, lo fa per individuare una categoria. Lo fanno entrambi per individuare una categoria e non un casus preciso in cui vado a smontare un contesto territoriale rispetto a diversi fattori e ti decodifico una situazione di colonizzazione, di altro, insomma. E questo elemento, secondo me, ha reso Herodot Italia meno competitivo, meno attrattivo rispetto a altro, e quindi probabilmente ha perso interesse per i lettori. E invece quello che ha reso così longevo Herodot Francia, che dopo 50 anni è ancora sicuramente la rivista di geopolitica più letta, quantomeno la più longeva di geopolitica nel senso puro, ed è basata su questa geografia. Io ho sempre trovato fondamentalmente anche le traduzioni, c'è un lavoro di Marcello Tanca e di Dino Gavinelli dove lavorano proprio sulla decodifica del perché è stato tradotto in quel modo. Il professor Cerreti faceva riferimento. Quel tipo di traduzione, il fatto di estrarre solo certe parti e non usarne altre, non solo quelle rivolte all'università francese, che poteva essere ininteressante per un italiano, ma anche altre parti più geografiche, da questo punto di vista, sono state liberate, eliminate. Restava unicamente il rapporto con l'aspetto più ideologico. E io trovo che effettivamente, per quanto importante, eliminasse il valore aggiunto della geografia. Io credo che un problema importante da tenere presente sia il fatto che con la riforma gentile del 1923 gli italiani si sono separati dalla geografia fisica e questo ci priva di uno strumento di analisi in più. Ci priva, secondo me, di una possibilità di correlazione di fenomeni che non sono determinismo, ma semplicemente un'indagine sul campo. Il determinismo è altro. E questo aspetto, che in quegli anni aveva una ragion d'essere al punto da non voler creare neanche un corso di laurea in geografia, perché il corso di laurea in geografia non venne mai fatto fino al 1994. E sappiamo che un deus ex machina a Genova di questo era un certo Adalberto Vallega, che si batté, ma anche poi in Sapienza, quindi guardo il professor Boria, perché appunto è l'altro luogo in cui si è costruito, ma
In quel caso, dove si è fatto sicuramente un ottimo lavoro, dove soprattutto Vallega che lavorava sui porti, sulle coste, su un sacco di cose che potevano avere, la mancanza della geografia fisica, che nel frattempo era stata trattata unicamente da laureati in geologia e scienze della terra, due discipline che non vedono la presenza dell'uomo come elemento di correlazione, ci ha creato, secondo me, ci ha reso più fragili nelle nostre riflessioni. Manca un elemento che per me poteva essere un valore aggiunto importante, in più, che è tipicamente presente. Allora, è interessante perché dopo anni di fragilità del discorso della geografia fisica, non solo in Italia, anche in altri paesi, dove però per fortuna non si è mai persa, oggi, con l'antropocene, l'elemento fisico diventa più che mai importante. Io mi ritrovo molto agevolato nello spiegare le ingiustizie sociali quando tu spieghi il fenomeno del Niño rispetto a un impatto diverso tra Indonesia da una parte e America Latina dall'altra. Come dire, le rivoluzioni climatiche possono essere non nostre, ma impattano in maniera diversa. È stessa cosa per le inondazioni a Valencia. No? C'è un articolo molto bello di alcuni colleghi catalani sul perché quelle zone sono state particolarmente colpite, hanno avuto un tale livello. Oriol Nello ha fatto un articolo bellissimo nello spiegare come un fenomeno naturale si sia spostato, così come anche le celle di Hartley hanno modificato la concentrazione delle precipitazioni in un'area sahariana importante, ma l'impatto è diverso. È diverso in certe aree. Sono queste correlazioni, perché il lavoro di scala che fa la COST è molto importante. Noi non l'abbiamo visto il lavoro di scala. Abbiamo parlato di transcalarità, ma non lo abbiamo adottato. La COST dice, parlando delle regioni vidaliane, e parla del cambiamento di scala. Attenzione, non è unicamente un cambio di una proporzione del territorio. È un cambio anche di concettualizzazione. La tua analisi locale ha un'osservazione su certi elementi. Quando cambi di scala non è la stessa cosa in una dimensione più importante, anche come tu concettualizzi il problema, problemi altri. E questa ginnastica, fatemi questo esercizio, è stato per me nel 1994 la cosa più difficile da fare. Ci ho messo anni a avere questo esercizio che per un geografo francese diventa quasi naturale da effettuare. Quindi l'altro elemento per me fondamentale nell'apporto di Lacoste era questa non scientificità. Io mi ricordo bene, quindi vado verso la fine, questo cambio di scala, questa non scientificità, io mi ricordo negli anni 93-94, era del 95, il numero sui coremi di Brunel, l'illusion, c'était en 95. Quel numero era molto importante perché metteva in luce i pericoli di una ricerca, di una scientificità, modellizzando certe forme in maniera perenne nella geografia, che lo privava invece dell'osservazione. La cosa non ha mai amato le forme stilizzate in geografia, è sempre stato molto critico, figuriamoci con i coremi di Brunet, che per lui erano addirittura, secondo il suo dire, l'ultimo tentativo del marxismo come materialismo storico di entrare all'interno della geografia. Voi capite che mi ricollego all'inizio del mio intervento, quando diventa assurdo pensare di definire Lacoste un marxismo nel senso più duro, come potremmo definire Quaini, con tutto il rispetto del geografo che era, sia ben chiaro. Quindi su questo io credo che l'influenza di Lacoste, se ancora nel 2021 noi scriviamo di questa cosa, noi scriviamo di questi libri, noi scriviamo ancora di geopolitica, anche se è una geopolitica che abbiamo nel frattempo annacquato tantissimo, annacquato liberandola quasi dell'elemento territoriale. Io dico sempre agli ufficiali dei carabinieri quest'anno, quando ho fatto il corso di geopolitica, dicevo: dovete subito capire se una situazione geopolitica o non lo è, perché sennò il modello di analisi che io vi fornirò non funziona. Io vi do un modello preciso, riempite le caselle e troverete le risposte, non è un problema. Ma la prima domanda è: qual è il territorio conteso?
Se tu non parti da quello, stai facendo relazioni internazionali, sociologia, antropologia, diritto, quello che vuoi, bellissime cose su cui esistono strumenti molto interessanti, ma non stai facendo geopolitica. O quantomeno non è un tipo di geopolitica dove un modello chiaro, attore, territorio conteso, rappresentazione, possa funzionare. Per capire quello che vi accade, entriamo più in una forma di analisi dialettica, che però non mi fornisce degli strumenti di comprensione forti. Lacoste ha detto: io non faccio scienza, la geopolitica non è una dea, non è una persona. Ha detto: per me è un procedimento, è un modo di procedere nel comprendere un contesto di antagonismo. Ecco, io trovo che abbiamo preso molte cose ancora oggi da Yves Lacoste, che è un testo che ci ha influenzato molto, ma che forse abbiamo utilizzato solo parzialmente e sarebbe bene leggere nella sua integralità. Grazie. Allora, vi dico subito che sentire la professoressa Gibelin parlare in francese, io farò da interprete, quindi sarà un po' strano come effetto sonoro, ma scusate. Grazie Isabelle, grazie Giuseppe. Pour cette invitation à ce séminaire de questo invito. de réflexion. 50 anni dopo la comparsa di questo piccolo libro, che è l'originale, una copia originale. È stato ripubblicato più volte, ma ho tenuto a portarlo con me. Questo esemplare. Questo piccolo libro blu faceva referenza al colore blu, a un'opera che ha avuto molto successo, pubblicato nella stessa collezione, che era il piccolo libro rosso di Mao, da un editore molto celebre, dimenticato dai giovani, che era François Maspero già all'epoca. François Maspero, grande editore di sinistra, di estrema sinistra. Lui sì, lui era veramente marxista. Erede di una famiglia intellettuale, grande famiglia di egittologi. Apparteneva a questa elite intellettuale. Aveva una relazione particolare con Lacoste. Questo piccolo libro, che viene pubblicato in una collezione particolare nel 1976, era il solo geografo che era stato pubblicato in quella collezione. Non ce ne sono stati altri. Ci sono stati gli storici, sociologi, antropologi, scuole miste, ma un solo geografo, che era Lacoste. Una collezione molto marcata a sinistra. Gli scritti di Marx sono stati pubblicati in quella collezione. Scritti di Engels, sempre in questa collezione. Bakunin, anche lui pubblicato in quella collezione. Althusser, grande storico, grande filosofo marxista della scuola normale, è stato pubblicato in questa collezione. Ha dato un'etichetta di sinistra incontestabile alla Lacoste, pubblicare in quella collezione. Ho riletto questo libro. Avevo dimenticato il suo lato molto militante. Molto militante marxista, possiamo dire. Critico del capitalismo, con un lato molto innocente, naif, pensando che poteva bastare aiutare i dominati a pensare allo spazio per portare alla rivoluzione. Penso che attualmente Mélenchon, se lo rileggesse, lui promette la rivoluzione molto presto, Mélenchon,
Forse quel libro gli sarebbe utile. Non si sa mai. È un titolo volontariamente provocatore. Infatti François Maspero era ostile, non voleva questo titolo. Lacoste lo racconta. Sai, lo chiamerò la geografia senza fare la guerra. E Maspero disse, ma no, non è possibile, non è un titolo. No, non voglio. E Lacoste disse, no, non lo cambierò. O lo pubblichi con questo titolo o non lo pubblichi. Maspero ha ceduto. È stato pubblicato con quel titolo. Quindi era un titolo... Okay. È un successo che è stato, che ha sorpreso Lacoste. Portato al successo, ma anche alla critica violenta. Ci sono state molte riedizioni. Per lungo tempo non ha voluto che venisse ripubblicasse. Era preoccupato dall'insediamento della rivista Erodoto. Temeva che la riedizione possa concorrenziare, fare concorrenza alla rivista. Per lungo tempo non ha voluto ripubblicarlo. Però ci sono state traduzioni pirate, grande successo presso gli studenti, una parte degli studenti di geografia, molti studenti di storia, molto successo anche dai sociologi, moltissimo successo anche dagli studenti di economia. E la collera, lo scandalo, sono i geografi universitari che ebbero la reazione più violenta, che sono stati proprio costernati, che si potesse attaccare Vidal in quella maniera, in maniera molto offensiva. E anche in un ambiente pacifista bisogna ricordare che i geografi universitari erano maggioritariamente comunisti all'epoca e molto segnati dai discorsi del Partito Comunista, che era un discorso pacifista. La colomba di Picasso, l'emblema dei comunisti. Dire che la geografia serve prima di tutto a fare la guerra era più che iconoclasta. Era una provocazione molto forte. Erano i geografi di sinistra pacifisti contro di lui e aveva contro di lui anche i geografi vidaliani conservatori. Pochissimi dei geografi l'hanno sostenuto. È stata la sua grande disputa con Pierre Georges, per la quale ha sofferto molto perché lui era vicinissimo a Pierre Georges. Pierre Georges aveva avuto un ruolo importante quando morì il papà di Lacoste, ma ebbe l'appoggio di Jean Drèche, comunista anche lui fino alla sua morte, presidente del Comitato Internazionale di Geografia, che aveva conosciuto il padre di Lacoste in Marocco e che apprezzava moltissimo Yves Lacoste. E felicemente ebbe l'appoggio di Jean Drèche e un editore come François Maspero, perché altrimenti non sarebbe riuscito, non avrebbe potuto penetrare questa armatura di opposizione molto forte. All'Università di Lille non bruciarono il libro, ma hanno bruciato il primo numero di Erodoto, per darvi un'idea dell'opposizione all'università ai lavori di Lacoste. Non bruciarono il libro, ma il primo numero di Erodoto lo bruciarono pubblicamente. Perché Lacoste si è lanciato in questa avventura? E 50 anni dopo ha ancora una eco.
D'abord parce que il avait 3 expériences, à mon avis, fondamentali. Prima di tutto per 3 esperienze sue fondamentali. Pour faire référence à l'intervention précédente di Giuseppe Bettoni, Per fare riferimento alla prima esperienza e l'esperienza del Vietnam. Durante la guerra del Vietnam, il bombardamento delle dighe attraverso l'esercito americano nel delta del Fiume Rosso, l'ha capito la strategia messa in atto dall'esercito americano, fragilizzare le dighe del delta, non bombardando le dighe, bombardavano a prossimità della diga, nelle anse di uscita dell'acqua, dove è più potente la spinta dell'acqua. Bombardavano vicino, a qualche metro. Fragilizzava la diga al di sotto. Sulla diga non vedevi niente. Non si poteva riparare la diga perché non vedevi il danno. Perché Lacoste ha fatto questo ragionamento? Perché quando era studente e fece la sua tesi di laurea, praticamente aveva 19 anni e la fa in Marocco. Se l'altro elemento importante per capire il pensiero di Lacoste è nato a Fez. Ha vissuto i primi 10 anni di sua vita in Marocco. Suo padre era un geologo, riconosciuto, molto noto. Ha fatto parte di spedizioni molto importanti. Ed era alla testa della società sceriffienne, dello sceriffo di petrolio. Si cercava il petrolio in Marocco. Lacoste era molto ammirativo di suo padre. Con questa tragedia, visto purtroppo perché suo papà morì di tubercolosi quando aveva solo 10 anni. Avrebbe voluto essere geologo, ma non amava molto la matematica, non era bravo in matematica. Anzi, per dirvi tutto, quando ha fatto la maturità, lui stava in fondo alla classe a fare della filosofia e ha chiesto di passare la maturità non in matematica, ma in filosofia. Ed è stato accolto poi in quello. Cosa poteva avvicinarlo alla geologia? Beh, era la geografia. Il concetto della geografia francese era un'associazione di geografia fisica e di geografia umana, associata anche alla storia, eredità di Immanuel Kant, lo spazio e il tempo. E Lacoste ha sempre difeso la formazione dei professori che facevano storia e geografia, con più successo presso gli storici. Sono solo il 20% purtroppo oggi a essere laureati in geografia. È interessante per capire Lacoste. Questo Vietnam è stato essenziale. Un ragionamento di geografia che teneva conto di considerazioni di geografia fisica che aveva osservato quando era in Marocco a 19 anni, studiando il fiume Sebou ai piedi della montagna del Rift in una pianura paludosa, perché il fiume scorreva al di sopra della pianura, scendeva trascinando molte rocce, arrivando nella pianura,
perdeva potenza, depositava i sedimenti e lasciava anche il suo carico. Pian piano il fiume si ritrovò al di sopra della pianura e non c'era nessuna organizzazione del territorio per poter gestire questa situazione. Questa esperienza che ha avuto quando aveva 19 anni in Marocco, di cui si ricorderà nel 72 per pensare alla strategia americana in Vietnam. E in quel momento è lui che glielo ha raccontato, quando il primo ministro gli dice, pubblicò un piccolo articolo del Le Monde dove diceva la strategia. Quando ho letto questo articolo ho pianto perché disse il primo ministro, forse riusciremo a sopravvivere a questa cosa. La COST, quindi il ragionamento geografico deve integrare geografia fisica e politica. Ci sono situazioni che più o meno importanti. In queste era molto importante. Ma l'ha portato a fare un lavoro molto preciso, perché siamo a una scala molto locale. Individuare il punto del bombardamento vicino a un meandro. Quindi scendiamo a un livello di scala metrica per riflettere a una strategia pensata dal Pentagono a livello internazionale. Lavorare a un livello molto locale, cosa poteva fare a livello di impatto sul delta del fiume. Erano 1600 abitanti al metro quadrato in un ambiente rurale, quindi era colossale come strage. Con i monsoni, le dighe avrebbero ceduto, avremmo avuto delle inondazioni enormi che avremmo messo sul conto di una catastrofe naturale, mentre era la conseguenza di una strategia militare. La Costa andò sul punto, fece la cartografia dei bombardamenti, sotto i bombardamenti, la prova che il suo ragionamento funzionò e che fu interdetto negli Stati Uniti, la conseguenza diretta. La seconda esperienza è stato insegnante per un diploma di geografia umano che era seguito da degli storici e dei sociologi che dovevano avere un diploma di geografia per confermare la loro laurea. E lui, che era molto orgoglioso come geografo, scoprì che tutti questi studenti detestavano la geografia perché la trovavano ininteressante, li annoiava. Ha ragionato alla ragione per la quale lui, che trovava appassionante, era di fronte a degli studenti che avevano difficoltà a riconoscere che la geografia in fondo era interessante. Era una sfida per lui. Ha cercato di capire perché eravamo arrivati a quel punto. Il terzo elemento importante: la COST fu portato alla fine degli anni 60, inizi degli anni 70, a fare delle analisi su delle situazioni molto precise, molto concrete, in particolare in Burkina Faso, l'Alto Volta, all'epoca si chiamava. E sulla malattia dell'angiosarcosi praticamente, perché le vallate più fertili erano abbandonate e tutte le popolazioni stavano in collina, sugli altipiani, che erano coperti di una roccia dura, la laterite,
che veniva fuori dall'erosione della roccia, la decomposizione di quelle rocce, e dove era difficile coltivare. Quindi lì anche ha fatto un ragionamento. Io ero all'epoca la sua studente, ne ero colpita. Andate sempre a vedere dove non coincide, dove non c'entra, dove non funziona il vostro ragionamento. Non lo mettete da parte perché non funziona col vostro ragionamento. Al contrario, andate sul campo lì a vedere dove la cosa non coincide, non funziona. Allora, le vallate sono vuote a causa di questa malattia. Sovrapponendo un certo numero di casi, scopre che nella parte della volta bianca c'è un villaggio, dove tutto il resto però intorno è vuoto. Lì c'era un villaggio. Allora è lì dove c'è quel villaggio. Voglio capire perché lì invece c'è un villaggio. Ma no, il medico dell'unità diciamo è inutile andare, lui non demorde e ci va. Quando arriva, e lì scopre campi di cipolle, persone non malate, non sapevano neanche cosa fosse quella malattia. Non conoscevano la puntura di questa mosca. Cerca di capire perché lì, perché queste mosche non pungono qui, lì, mentre lo fanno altrove, o quantomeno non da rendere debole la popolazione. E fu un eccellente lavoro di un ragionamento che si fa lì ancora a diversi livelli di analisi, dal molto locale, il villaggio, le piccole barriere, l'acqua che deve scorrere in maniera tale che le larve non si installino. Vale per le altre malattie oggi, la dengue, il chikungunya, eccetera. Non lasciate l'acqua stagnante, diciamo, non lasciate nei secchi di immondizia. È la stessa precauzione. Bisogna evitare le acque stagnanti. Fa questo ragionamento di questo villaggio, che cerca di portare però anche su altri livelli di analisi come mai si è diffusa. E lì è portato all'Organizzazione Mondiale della Salute al suo ritorno e propone una nuova organizzazione territoriale molto localizzata per evitare le acque stagnanti nelle varie vallate. Un'organizzazione che costò poco e riuscì. E gli dicono che no, non si può, proietteremo dell'insetticida via aerea. Gli interessi finanziari, in quel caso, di alcune lobby, di diffondere il DDT erano molto meglio che non il lavoro minuzioso sul campo, su un ragionamento geografico di quello che bisognava fare le acque stagnanti. Il Vietnam, la geografia insegnata, questi contratti che lo portavano sul campo sono stati molto importanti per lui. E aveva una certa autorità perché prima aveva acquisito una grande notorietà internazionale lavorando sui paesi sottosviluppati. E ha fatto un libro che si chiama popolare Que sais-je, tiratura enorme, più di 100.000 esemplari, che è enorme per un geografo. E poi nella collezione Magellano la geografia del sottosviluppo, che è ancora più importante, che ha conosciuto una dozzina di traduzioni diverse come opera, in particolare negli ambienti anticolonialisti. Erano molto interessati dall'analisi di Lacoste.
l'analisi che fa a quel punto lo porterà sempre più lontano da quel punto in poi dal marxismo, perché alla differenza gli economisti parlavano molto del sottosviluppo, che vedevano nella colonizzazione la fonte stessa del sottosviluppo. Per Lacoste, che aveva lavorato in Algeria e dove ebbe il suo primo posto di professore, è stato ad Algeri, Sadek Algerès, che era un medico suo amico comunista, gli ha chiesto di scrivere un articolo su Ibn Khaldun. Ha lavorato tantissimo su Ibn Khaldun, che gli ha permesso di capire le situazioni di blocco del Maghreb prima della colonizzazione. Quindi non era la colonizzazione, certamente ha avuto un ruolo nelle difficoltà dello sviluppo, certamente è essenziale, ma la situazione della società del Maghreb era bloccata ben prima dell'arrivo della colonizzazione. E questo libro lo ha reso ancora più. Le spiegazioni degli economisti sulla colonizzazione alfa e omega delle difficoltà dello sviluppo gli è apparsa incompleta. E quindi il secondo elemento è che gli economisti non prendevano in conto la crescita demografica, che nel Maghreb, che a quel punto era veramente molto importante. E per lui questa crescita demografica poneva un problema di occupazione. I problemi che conosce d'altronde oggi l'Algeria, che ha spinto a una forte crescita demografica per essere un paese potente, con una demografia più di 30 milioni di abitanti, ma che è cresciuta rapidamente nell'impossibilità di assorbirli a livello di occupazione di questi giovani. Lacoste era preoccupato da questa cosa, da questa situazione. Ha una certa autorità e notorietà, aveva dell'esperienza di geografo, attore, e fa questo attacco a Vidal de la Blache, molto violento. La regione è un concetto ostacolo, dirà Lacoste, nella geografia francese, che era audace, perché la geografia vidaliana era incensata molto all'estero. In Brasile ha preso il modello vidaliano per l'organizzazione dei propri dipartimenti, della sua geografia. Il Messico, per l'America Latina, è stata molto sedotta da Vidal de la Blache. Vidal ha certamente apportato qualcosa. Il possibilismo rispetto al determinismo precedente, a condizioni simili, secondo la politica messa in atto, possiamo farne qualcosa di positivo o meno, ma il grande errore in quella geografia di aver visto la regione come un dato di fatto fisso. La Francia non era il risultato di una lotta politica, di conquiste del potere, ma come se questo esagono, che era la rappresentazione dominante, fosse dato dagli dei che avevano fatto questa forma geometrica quasi perfetta e che all'interno ci fossero dei puzzle, no? Delle tessere di un puzzle che si incastravano fantasticamente l'una con l'altra. E abbiamo tutti imparato il massiccio centrale, il massiccio armoricato, tutte le diverse parti, l'Alsazia.
L'Alsazia C'était une région historique quand même. Ah oui, mais è c'était stata bien una parce qu'on regione avait les Vosges storica, d'un côté, però le c'erano Rhin de i l'autre. Vosgi dalla parte, il Reno C'était bien dall'altra, défini, c'était bien pratique. era molto Et ça, pratico. les Pyrénées. Donc, on voit l'importance de la Si vede géographie quindi physique. l'importanza della geografia fisica déterminer per cet determinare ensemble. questo insieme. Et à l'intérieur E de all'interno ces régions, di queste regioni s'organisent si organizza des modes de vie, dei modi di vivere, des types d'habitat. dei tipi di Le habitat. granit, Il granito en Bretagne, in Bretagna, le colombage en il Normandie, colombage in Normandia, le chalet de bois dans les Alpes. gli chalet di legno nelle Activités Alpi, très déterminées con attività molto determinate dalle caratteristiche fisiche, climatiche, géologie, geologiche, un peu d'histoire, un po' di storia, mais on ne parle pas des villes ma non si parla delle et città on ne parle pas de l'industrie. e non si parla dell'industria. C'est le décor. È il decoro, è la scenografia. Ma è un'opera che ebbe enormemente successo, pubblicato nel 1905, che è il Tableau de la géographie de la France, primo volume di una grande che prevede diversi volumi. Scriveva benissimo Vidal. Questo libro sarà il libro di riferimento, con un modello e le importantissime tesi regionali di dottorato. Donajon ne fece una sulla Picardie. Ma questa geografia che diventa geografia universitaria, perché è Vidal che metterà su la geografia universitaria. All'epoca lui non era un geografo, perché non si insegnava ancora, sarà Vidal. Vidal veniva dalla scuola normale superiore, che era una specialista della storia antica e che ha fatto la sua tesi di dottorato su Atene e che non ha mai fatto della geografia. Non possiamo rimproverarglielo perché non si studiava la geografia all'università. Penserà la geografia come storico, salvo un'opera, che è la France de l'Est, che sarà pubblicato dopo la morte di suo figlio nella guerra del 1914. Era fondamentale per lui per dimostrare che non era morto per nulla suo figlio e che deve dimostrare che l'Alsazia sia francese. E scrive quest'opera, che è un'opera politica de facto, per dare degli argomenti, perché non sarà sufficiente per referendum a questa regione se vogliono essere francesi o tedeschi. Vidal non vuole il referendum, perché non si era sicuri del risultato di quel referendum. Quindi lui dà gli argomenti perché la sua voce potesse essere sufficiente, quando la maggior parte della popolazione non parlava neanche francese in Alsazia, e che una certa quantità di questi abitanti si sarebbero visti volentieri di restare tedeschi. Tutti quelli che non volevano essere tedeschi erano già partiti. Il famoso Siegfried, che farà il tableau politico della France, e che farà geografia politica in particolarmente elettorale, molto interessante. No. Ecco perché dobbiamo parlare di una rivoluzione lacostiana. La geografia è un sapere pensato, saper pensare lo spazio per agire, e vuole tirarsi fuori da questa regione concetto ostacolo, dove tutti gli elementi sono incastrati l'uno all'interno dell'altro, per fare un ragionamento con degli insiemi spaziali di taglia diversa,
Pourquoi il Massif central? Perché il massiccio centrale, che dovrebbe essere il limite di una regione. Alors qu'on a eu le Quando Limousin, la sappiamo che Lusitane, abbiamo il le Limousin, Cantal, il Cantal, ça a été eccetera. subdivisé È en stato énormément suddiviso in tante parti de provinces di province diverse, storiche, très nombreuses. numerose. On peut aussi avoir des villes comme Clermont-Ferrand. Abbiamo delle qui ont città, leur propre- Clermont-Ferrand, che avevano la propria zona di influenza, Et on peut avoir sur le sud, ma anche a Lyon, sud, qui regardera vers le ciel. che guardirà appunto dalla parte opposta. Donc, casser cette représentation Rompere questa d'un rappresentazione di un ensemble insieme fisso pour pouvoir per raisonner poter dans des intersections d'ensemble in intersezioni di insieme qui se recouvrent che si ricoprono imparzialmente, si sovrappongono l'una all'altra. et ces intersections sont extrêmement importantes. Queste intersezioni sono Et il a importanti. ajouté à cela A questo ha aggiunto les ordres de grandeur gli ordini di qui grandezza venaient de son expérience antérieure, que ce soit che venivano dalla sua esperienza precedente, Volta, Vietnam, eccetera, d'autres terrains qu'il a pu faire, en disant voilà, les échelles, les per gens s'y dire retrouvent pas, parce que petite échelle, en fait, c'est un immense territoire. piccola scala, grande territorio significa, grande scala significa piccolo territorio. Et les gens confondent toujours. E le persone si confondono sempre rispetto a questa cosa. Ils font des choses à petite échelle, ils pensent que c'est plus petit. Quando pensano a piccola scala pensano che sia locale, quando a grande scala pensano sia grande. È vero. Alors que c'est- Ok. Donc il a pensé les ordres de grandeur. Ha pensato per questo gli ordini di grandezza, i livelli di Dans le analisi raisonnement géographique, nel suo ragionamento geografico, combinatoire, la combinazione degli ordini di grandezza. Et il a compris et démontré, et ça reste vrai, l'efficacité Ha de capito son l'efficacità del suo raisonnement ragionamento, auquel il a ajouté al quale ha aggiunto nella geopolitica le rôle des représentations. il ruolo delle rappresentazioni. Et je vais finir là-dessus. Finisco su questo. Nous ne pouvons pas Non si può capire la decisione di Putin di invadere l'Ucraina se non prendiamo in considerazione le rappresentazioni che venivano date da Putin dell'Ucraina come un paese che non esiste, che non ha mai, che non è altro che una piccola Russia, una lingua che non è mai stato altro che un dialetto disprezzabile rispetto alla grande lingua russa, alla letteratura russa, e questo Occidente decadente non sarebbe mai venuto all'aiuto dell'Ucraina, che gli ucraini erano fasci e nazisti e che erano incapaci di difendersi. La forza di una rappresentazione è sempre importante in Russia, è quella dell'accerchiamento. Anche se è il più grande paese del mondo, però la rappresentazione dell'accerchiamento. E inversamente, una rappresentazione molto potente della difesa della patria, che è la nazione ucraina, che fa la dimostrazione ogni giorno dell'importanza della nazione quando si è minacciati nelle proprie cristiane. Allora, adesso passiamo a Antoine Frémont. Velocemente. Sì. Facciamo la condivisione del PowerPoint. No, va bene così. Sì, sì. Alla fine. Ok, si vede così. Sono così.
Alors, et merci à... alors, pas le micro. Si je peux traduire un petit peu comme ça. Sì. Ok. No, no, tutto bene. Comment bonjour, merci Buongiorno e beaucoup, grazie. et merci à Giuseppe et à Isabelle pour Grazie a me, a Giuseppe e a Isabelle per questo invito. Je ne suis pas un spécialiste de l'espace vécu. Non sono uno specialista dello spazio vissuto, Je suis le fils d'Armand. sono il figlio di Armand. Et je suis professeur de Sono professore di geografia, et en transport. ma mi occupo di trasporti. Mais je suis très fier d'être ici Sono orgoglioso di essere et qui de pouvoir honorer la mémoire de mon père. e poter quindi onorare in qualche modo la memoria di mio padre. Alors, pour moi, c'est un vrai challenge Per me è una vera sfida. et j'ai accentué le challenge en Ho accentuato questa essayant sfida de faire le lien entre cercando di espace fare vécu, un collegamento e tra democrazia. spazio vissuto e democrazia. parce que Perché vous avouerez que les temps sont troubles vi confesso che i tempi sono un po' confusi, preoccupanti et que, par exemple, e che per esempio l'idée l'idea di Europa peut être profondément remise en cause può essere rimessa in causa, in discussione, maintenant, mais ora, peut-être aussi demain, ma anche domani. et qu'on est dans des E temps quindi de siamo in tempi bifurcation. di biforcazione. Et donc, peut-être que cette remise en cause démocratique, elle a peut-être Questa rimessa in discussione aussi democratica à voir avec notre espace de vie, ha a che fare con il nostro spazio di vita, avec la façon dont nous vivons dans les lieux il modo con cui viviamo nei luoghi, et en interaction avec ces lieux. in interazione con questi luoghi. Alors, j'ai toujours pas compris. Sì, no, No. il faut un seul à la fois. No, no, sì, là. Hop, hop. Non, ça ne marche pas. Les deux d'un coup. Ah, non, je pense pas. Sì, l'ha fatto funzionare lui, ma credo che sia la sua mano che funziona meglio della nostra, probabilmente. Non ho capito cosa abbiamo fatto di sbagliato. Ah, ok, ora, ok, d'accordo. Que celui à droite. Ah, là, quoi. Voilà, ça, paf. On y est. Alors, et donc, je vous ai mis des textes Ho utilizzato due testi qu'on ne va pas pouvoir lire che non parce qu'ils leggeremo sont trop longs. perché sono troppo lunghi. Merci à Isabelle Grazie a Isabelle pour la traduction per la des traduzione textes. dei testi. Et ce premier texte, c'est Questo primo testo donc sur carnet de Algérie, Algézaïr, su questi appunti di 1982, Algeria El Jazar et où dell'82. mon père relate Mio padre son expérience parla della sua de esperienza lieutenant en Algérie. di luogotenente in Algeria. Je pense que c'est des moments qui marquent Sì, et dans la nella collezione Erodot. Hérodote, et où en fait dans ce texte In questo testo il dit je lui veux dice comprendre, voglio capire, je veux comprendre. voglio capire. Et j'ai mis ce texte E ho messo questo testo perché je me dis que mi dico aujourd'hui, oggi nous aussi noi avons besoin anche de abbiamo comprendre. bisogno di capire. Et en fait, il montre que dans ce Mostra in questo testo texte, la liberté la associée libertà à l'individu associata all'individuo et que e che la libertà collettiva alla associata alla democrazia elle passe aussi passa par la anche liberté individuelle. attraverso la libertà individuale. Et donc, pour être libre, Quindi per essere liberi il faut comprendre, bisogna capire comprendre par soi-même da soli, ma attraverso la storia et à travers e attraverso géographie, la geografia, et ici à travers qui le lieu attraverso un luogo qui est l'Algérie et che è l'Algeria. plus précisément la ferme Roux, c'était le nom de la ferme près de Al-Mouila, particolarmente questa fattoria où il tenait dove lui teneva, un poste, dove era comandante di un posto militare, praticamente di una postazione militare. donc la nécessité de comprendre La necessità di capire
Et alors pourquoi ce lien entre espace vécu et démocratie? Perché Parce questo que collegamento tra l'espace vécu e democrazia? dans la seconde édition Perché nella seconda edizione che vedete a la destra, région espace vécu, 1999, quella di Flammarion sulla mon destra, père fait lui-même ce è lien lui stesso che fa questo collegamento, en faisant appel à la région facendo dont a parlé appello Béatrice alla Gibelin. regione di cui viene di Et parlare en Beatrice disant, Gibelin, peut-être que cette région, e questa espace regione, intermédiaire spazio intermedio entre les grands tra i espaces grandi spazi et le local, e il locale, est peut-être è ce lieu forse d'une démocratie. un luogo di una renouvelée. democrazia rinnovata. 1999, la seconde Nel édition, 99 la seconda c'est edizione, quand même 2 ans avant, Due en France, anni. 2001, le tremblement de terre du second tour. Voilà. en- era comunque solo 2 anni prima quel famoso il secondo turno delle elezioni dove Lionel Jospin non verrà portato al secondo turno, ma per la prima volta Jean-Marie Le Pen arriva a sfidare Jacques Chirac. Alors, cette seconde édition, elle est signée à Francheville. Questa seconda edizione viene fatta a Francheville. Et le local. Il locale l'importance- è importante, l'importance des Francheville. lieux. Ecco Et donc, je perché. vous ai mis ici les lieux de la famille Frémont. Ecco, è il luogo della famiglia Frémont. En commençant Francheville. par Francheville, donc, qui est ici. Ah, guardate dove è Francheville, dove maison si trova de campagne, la nostra casa di campagna, que nous avons reprise avec mon épouse. che ha ripreso lui con sua Et moglie voilà, et oramai, qui passe, che à travers passa le temps, attraverso il tempo, et qui est du côté maternel. ma del lato materno era. Voilà, et bien évidemment pour mon père, Per mio padre, le Havre Le Havre a été è stato le lieu a été sa ville, il luogo era la sua città, de facto. à travers par exemple la place des Gobelins. Tipo la Place des Gobelins. Et il l'a très très bien mis en valeur à travers un livre qui s'appelle Le Havre, la mémoire d'un port. Attraverso un libro che era Le Havre, memoria di un porto. Voilà, et où il y a un film qui a été Un fait film, sur moi, Armand Frémont, enfant du Havre. voilà, che si chiama Moi, Armand Frémont, bambino, ragazzo dello Havre, questo film di Roy Lecus, Voilà, qui est un très beau film. che è tirato fuori da quest'opera che è La mémoire d'un port. Il y a une place aussi Armand Frémont. C'è una piazza Armand Frémont. Et ce qui est intéressant, c'est que mes grands-parents I miei nonni vont habiter à Saint-Laurent de Brévedon. vanno ad abitare a Saint-Laurent De Brévedon. de Brévedon, Petite commune. un piccolo périurbaine comune periurbana du Havre. di Havre, quindi è veramente Dès la fin des années 30. dagli anni 30. Et en quelque sorte, ils sont précurseurs Sono precursori de la périurbanisation. della periurbanizzazione, praticamente. Et puis, il y a le dernier lieu qui est Caen. All'ultimo luogo è Caen, Isabelle, da cui viene Isabelle Dumont, perché Et mon père était professeur. dove Isabelle ha studiato e Armand Frémont era professore. Alors, ces lieux, c'est à la fois Questi luoghi l'enracinement, sono il radicamento, mais aussi ma peut-être anche l'enfermement la chiusura, et le risque de il l'enfermement. rischio di una chiusura. Et j'ai mis ce texte. Ho messo questo testo, La mémoire de la donc guerre, c'est un livre qui s'appelle La mémoire et la guerre, e la guerre. que mon père publie en 2015. 2015 lo pubblica Armand Frémont, La memoria e la guerra. J'ai un extrait où il raconte Il racconta in questo estratto que ma grand-mère, che la nonna gifle schiaffeggia suo nonno. La nonna schiaffeggia il nonno. et j'avais jamais entendu parler de ça. Non aveva mai inteso di questa storia, la legge nel libro La memoria e la guerra. Et donc je l'ai lu à travers. L'ha scoperto attraverso, no? On découvre plein de choses à travers. Et moi, bien évidemment, je visualise les lieux. Visualizzo i luoghi, io Je les personalmente, connais par li cœur. conosco. La haie, l'escabeau. La scalinata, il padre, l'aiuola, eccetera, eccetera. Sono dei luoghi che lui visualizza. Mais d'après moi, cette anecdote Questo aneddoto raconte la difficile émancipation des femmes, racconta la difficile emancipazione delle donne, coincées dans leur foyer, bloccate, chiuse nel loro ambiente familiare, nella loro cucina, fatemi dire.
pendant que leur mari va à Mentre leurs occupations. i mariti si occupano di altro nelle loro occupazioni. En fait, ma grand-mère, elle a dû Mia nonna se prendre en main parce que mon ha grand-père dovuto- était marin. il nonno era marinaio, quindi la nonna ha dovuto prendere lei in mano la situazione. Et donc, c'est entre cet enfermement, Era cette questa, tra prise en questa main des chiusura e questa presa in mano della situazione dalle donne. et l'émancipation des femmes, L'emancipazione delle donne l'égalité homme-femme, mh, est essentielle eguaglianza dans la question démocratique. è essenziale nella questione democratica di oggi. Car cette place des femmes, Questo posto, il ruolo delle donne, acquise dans le temps long, acquisite nei tempi lunghi, pourrait être potrebbe essere remise profondamente en rimesso question. in discussione oggi. Alors, Saint-Laurent, la périurbanisation. Sur Saint-Laurent il tema della periurbanizzazione ritorna. J'ai mis aussi le petit texte de Ha l'espace messo vécu il piccolo testo dell'Espace Vécu che fa riferimento à cette expansion a questa urbaine espansione urbana et qui montre que la maison individuelle, e che mostra come le case individuali, le monofamiliari, c'est une appropriation de l'espace, è un'appropriazione degli spazi, mais aussi une ma anche manifestation una d'une manifestazione idéologie. di un'ideologia. France propriétaire La Francia proprietaria della propria casa, qui rembourse ses emprunts, che Au long de la rimborsa i propri prestiti, i mais propri aussi debiti, la manifestation d'une utopie, ma anche la manifestazione di un'utopia, la maison du bonheur individuel la casa della felicità individuale et de la ville à la campagne, e della città portata però in campagna, mais aussi une aliénation, pour reprendre les mots d'Henri Lefebvre, ma per utilizzare le parole di Henri Lefebvre, una forma di alienazione, à uguale a ville, travers les grands centres commerciaux, con i grandi centri commerciali, les enseignes standardisées. le insegne standardizzate, Et en germe, cioè a livello embrionale, c'est la France des Gilets jaunes. è quella che diventerà in seguito E la Francia dei Gilets jaunes, quella che Frémont spiega ben prima del fenomeno dei Gilets jaunes, Et beaucoup, avec une périurbanisation con una très periurbanizzazione difficile à molto comprendre, difficile da capire, avec des ségrégations con delle forme socio-spatiali di très fortes. segregazione sociospaziale molto forti. Et donc, Quindi- peut-être que quindi- ces lieux de la périurbanisation Questi luoghi della periurbanizzazione sont des lieux de la reconquête démocratique. sono dei luoghi della riconquista democratica. Comment reconstruire de la cohérence urbaine? Come ricostruiamo la coerenza urbana? Et est-ce que cette région intermédiaire Et- de cohérence Questa regione intermedia di coerenza entre le local et tra les il grands locale espaces e il grande spazio serait peut-être potrebbe ces essere aires urbaines queste marquées aree urbane segnate dalla periurbanizzazione, marcate dalla periurbanizzazione. Voilà, Qui sono i casi di periurbanizzazione fotograficamente mostrati, con il centro commerciale, i luoghi standardizzati, i ristoranti standardizzati. Et donc il y a un lien très fort entre C'è un legame la molto géographie de forte l'espace vécu et la tra géographie sociale, la geografia espace vécu e la geografia sociale. C'è un legame molto forte. et la géographie sociale, mais je parle Isabelle, La geografia sociale? l'inégalité sociale est aussi une inégalité spatiale. L'eguaglianza sociale possa essere un'eguaglianza spaziale, Avec des processus qui sont con bien dei mis en processi che non sono mai évidence. messi in evidenza. Ça va être trop long. Non vado oltre perché sennò sarei lungo. Mais par rapport à cette géographie sociale, Rispetto a questa geografia sociale, mon père est resté toujours dans mio une padre è logique rimasto umanista. sempre in una logica umanista. Voilà, donc ça on pourra passer. Lo passeremo dopo Dopo vi daremo tutti i lucidi che sta usando. J'ai mis la table des matières Ha messo l'indice della seconda edizione del 99 de l'espace vécu avec, Con- en fait, j'ai envie de dire une première partie una prima parte qui relève de la che revue de la rileva littérature, più di una revisione della letteratura, avec autour de la notion de combinaison géographique, con il concetto di combinazione geografica, qui
mon père che prenait mio son padre maître André Chollet sottometteva André Chollet et son autre maître était e Pierre. l'altro maestro era Pierre Georges. Et la deuxième partie E la seconda constitue parte le cœur de costituisce l'ouvrage, il cuore di quest'opera, invece, avec ses différentes échelles con dont on a le aussi parlé. diverse scale di cui Béatrice Gibelin vi ha appena parlato. Et la dernière partie L'ultima ouvre sur l'espace parte aliéné apre- et l'espace vécu. È sullo spazio alleato e vissuto. Peut-être insister sur Insistiamo su une marque de fabrique. una marca, un segno di fabbricazione tipico di Frémont. C'est la très grande clarté, La chiarezza, simplicité semplicità des tables des matières degli indici ou des textes, o dei des testi titres courts, con dei titoli pas sempre jargoneux, corti, pas jargonneux. niente il gergo abituale dell'università. Et je crois que c'est important Questo è à importante souligner. da Et sottolineare. je pense que ça fait aussi des liens avec Questo fa anche Yves. dei collegamenti con Yves Lacoste, che anche lui non era certo Allora- l'accademico abituale nella scrittura. Qu'est-ce que l'espace vécu? Vous savez mieux que moi. Che cos'è lo spazio vissuto voi lo sapete bene. Mais ici, j'ai pris un texte Ma de qui 2005 ho preso un testo del 2005 voilà, où il dit très simplement ce que dove c'est que dice l'espace semplicemente cos'è lo spazio vécu. Il dit vissuto. d'ailleurs, c'est quelque chose d'assez simple. È qualcosa di molto semplice, lo dice lui stesso. C'est l'espace È des hommes. lo spazio degli uomini. Et donc, par rapport à ce qu'a dit Madame E Gibelin, rispetto a quello che ha detto Madame Gibelin, un grand retournement par rapport à la géographie classique una grande rivoluzione rispetto a quella che era la geografia classica et un renouvellement e un complet rinnovamento completo de la géographie della régionale, geografia regionale, jusqu'alors fondée sur la Fino- notion de milieu géographique. fino ad allora fondata sul concetto del milieu geografico. Qui gli italiani si ricorderanno di De Matteis, evidentemente il concetto di ambiente, ma nel senso del milieu. Et donc, aussi le notion d'espace perçu, Quindi anche la percezione dello spazio. Quale percezione? l'espace représenté Lo spazio rappresentato ou l'espace porteur d'une o lo charge spazio d'humanité. portatore di una carica di umanità. Ce sont les hommes Sono qui gli font les lieux. uomini che fanno i luoghi, Mais sans jamais ma anche oublier senza mai dimenticare les différenciations sociales, le differenziazioni sociali, les rythmes de l'espace i ritmi di vita, i ritmi dello spazio ou les rapports d'échelle. o i rapporti transcalari. Alors, un texte. Un testo. pardon, ici, un texte, parce que Ah, la memoria d'un po'. j'étais parti dans les lieux, dans le local, Sono partito dal locale et la projection vers les grands espaces. e lì ci si proietta verso grandi spazi. Dans ce texte, In questo testo, sur la mémoire d'un port, memoria di un porto, che sarebbe il porto di Le Havre, evidentemente. c'est un très très beau passage Un bel passaggio. où mon père raconte Mio comment padre les gens du Havre, racconta come le persone, gli abitanti del Le Havre, à travers sa famille, attraverso la sua famiglia des petits artisans, e i piccoli artigiani della città, se sont pris dans le sono mouvement collectif presi in un movimento collettivo de di la mondialisation, mondializzazione, de l'ouverture sur le monde, apertura sul mondo, à travers attraverso les navires, le port, i bastimenti, le navi del porto. et comment ils ont un sentiment d'appartenance collective Come queste persone abbiano un sentimento di appartenenza collettiva à ce mouvement, a questo movimento di mondializzazione, même si ma anche la se société la reste società clivée resta una società molto fratturata da questo punto di par la vista, ségrégation socio-spatiale. dalla segregazione On sociospaziale. habite, on travaille, on a des loisirs. Si abita in un posto, si lavora in un altro posto, si ha dei piaceri, si va nei soliti luoghi in funzione delle proprie possibilità economiche e sociali. Mais Ma peut-être que forse, comment on a par rapport à ma question sur la démocratie, rispetto alla mia questione iniziale, no, sulla democrazia, ce sentiment de mouvement collectif, questo sentimento di movimento collettivo, de faire partie di fare d'un parte même mouvement di uno collectif, stesso movimento collettivo, il est peut-être aussi, è forse anche perso. en tout cas, on peut s'interroger sur la Ci façon si dont può interrogare les sul différentes modo catégories in cui le sociales differenti categorie sociali y participent. partecipano a questa cosa. C'est È una domanda, une interrogation. è una domanda, sì. Mon père fait beaucoup appel à la Mio padre littérature. fa molto richiamo alla letteratura. Je peux peut-être
passer pour pas trop de temps, mais la letteratura La letteratura une source per très lui forte era d'inspiration una fonte di ispirazione molto forte, parce que perché les romanciers, i notamment du romanzieri 19e del siècle, XIX secolo plongent leurs héros, leurs personnages immergono i loro personaggi, i loro dans les eroi lieux. nei luoghi. Ça va me permettre d'avancer E mi permette di andare avanti et de vous montrer aujourd'hui les lieux d'habitation de la famille dove la Frémont mia famiglia ha abitato en nel 2026, 2026, peut-être beaucoup plus éclatés, molto più esplosi forse, frammentati, caractéristiques de caratteristica l'internationalisation dell'internazionalizzazione, d'une famille issue d'un milieu di una intellectuel famiglia prodotto di un ambiente intellettuale, et qui pose e che la question du rapport au lieu pone la questione del rapporto con i luoghi d'une autre façon in que un'altra la maniera périurbanisation, che non la periurbanizzazione, mais qui pose aussi cette question-là. L'éclatement des espaces de vie questa esplosione degli spazi di vita est favorable pour forger des identités che favorisce il cambiamento delle identità, qui peut-être favorise ce sentiment d'appartenance collective, che d'appartenance forse collective, favorisce anche questo insieme di sentimento di appartenenza collettiva comme l'exprimait le texte che sur si le Havre. esprimeva il testo sul Le Havre. Et toute cette question, Tutta questa finalement, faccenda démocratique, della le lien democrazia, entre il legame la tra science et la scienza démocratie, e la l'espace democrazia, lo démocratique, spazio vissuto e la democrazia, elle se traduit aussi par un si engagement, traduce con un impegno personnel et un impegno engagement personale, politico, de la même façon que nello Yves stesso Lacoste. modo che Yves C'est-à-dire Lacoste. que ça ne peut pas se faire Non si en può restant fare en retrait, tutto questo restando al di fuori della mischia mais politica, bien en s'engageant ma impegnandosi politicamente, qui est donc un engagement che è un impegno démocratique. democratico. Et ici, je fais référence à un ouvrage que nous avons fait Qui fa riferimento a un libro che abbiamo fatto en hommage in mon omaggio a suo papà, père, voilà, et qui montre e la che carrière mostra un po' la carriera politico-administrative de anche mon père, politica territoriale di Armand Frémont, et qui commence dès l'université de Caen, e che comincia già quando era universitario a Caen, où il est très engagé, dove era già sans coinvolto, jamais senza avoir mai eu de carte, avere avuto d'appartenance à un un'iscrizione. parti politique. Esatto, non ha mai fatto parte di un partito politico, Toujours pour rester libre. sempre per restare libero. Et donc, je E pense quindi que cet penso engagement, comme questo celui de impegno, Lacoste, come quello di doit Lacoste, nous interpeller aujourd'hui. deve interpellarci, deve interrogarci. Quel engagement Quale par rapport, impegno aux noi, temps troubles que nous traversons, rispetto ai tempi che attraversiamo, par rapport à ces moments de rispetto a questi momenti? voilà, et je vais passer ça parce que ça va être trop long, mais je passe. Ok. Et peut-être pour conclure, Per concludere, dire che le renouvellement d'une discipline il rinnovamento di una disciplina participe aussi de l'enjeu partecipa démocratique, anche all'impegno democratico, alla posta in gioco democratica, de la capacité la de la capacità discipline della à être en disciplina a adéquation essere in adeguamento, a essere adeguata avec son époque con la sua epoca, con i et suoi à tempi, l'accompagner dans e ses l'accompagnarla nel suo interrogarsi. Et je pense que Io penso notre génération de la géographes nostra generazione di geografi a vécu dans ha l'héritage vissuto nell'eredità de Roger Brunet, di Roger Brunet, d'Armand Frémont d'Armand Frémont et de Yves Lacoste, e di Yves Lacoste. et que ces trois-là ont E questi tre ébranlé hanno un po' avec scosso violentemente l'edifice l'edificio vidaliano, et que peut-être il serait temps e de forse sarebbe anche tempo di riscuotere violentemente l'edificio attuale par rapport aux défis qui nous attendent. rispetto alle sfide che ci aspettano. Merci beaucoup. Voilà, je vous remercie. Ok, allora, buongiorno a tutte e a tutti, grazie di essere venute. Aspettando che la condivisione dello schermo, ecco, perfetto.
Allora, mi devo un po' sistemare. Allora, cercherò di essere breve. Ok. E quindi vorrei partire subito. Questo? Ecco. Vorrei partire subito da una domanda semplice. Chi traccia i segni della città? E da questa domanda apparentemente semplice che vorrei partire per rileggere oggi due testi fondamentali della geografia francese. A 50 anni della loro pubblicazione, La région espace vécu di Armand Frémont e La géographie ça sert d'abord à faire la guerre di Yves Lacoste, che non è ovviamente l'originale. Due testi molto diversi, per impostazione certo, per obiettivi, ma che se letti insieme permettono ancora oggi di comprendere in profondità le trasformazioni dello spazio contemporaneo. Armand Frémont ci invita a ripensare la regione non come un semplice spazio amministrato e organizzato, ma come uno spazio vissuto, percepito, come lo diceva prima Antoine, rappresentato e investito di significati dalle persone. La regione in questa prospettiva non è una realtà oggettiva, data una volta per tutte, è piuttosto una costruzione relazionale, economica, sociale, culturale, ma anche affettiva e simbolica. Yves Lacoste, da parte sua, ci ricorda che lo spazio è sempre uno spazio strategico, attraversato da rapporti di forza, rivalità e interessi. Potremmo dire che Frémont in qualche misura guarda lo spazio dal punto di vista dell'abitare, mentre Lacoste lo guarda dal punto di vista del potere. Ma è proprio nella loro tensione che si apre una possibilità particolarmente feconda. Perché lo spazio contemporaneo non può più essere pensato separando queste due dimensioni. È simultaneamente spazio vissuto, spazio conteso. E è sempre più spazio reso visibile. Visibile. Propongo quindi di articolare la riflessione attorno a una triangolazione. Spazio vissuto, spazio conteso, spazio visibile, non tre livelli separati, ma proprio tre dimensioni intrecciate, scusate. In questo quadro il contributo di Lacoste può essere ulteriormente ovviamente considerato attraverso uno strumento fondamentale, il diatopo. Detto in parole povere, perché appunto non c'è tempo di sviluppare la questione, il diatopo consiste nel mettere in relazione fenomeni situati su diverse scale, il locale, il regionale, nazionale e il globale. E proprio nel leggerli non isolatamente, ma come parte di un sistema di relazioni. Applicato questo strumento nello spazio urbano contemporaneo, questo significa che ciò che accade su un muro non è mai solo locale, ma è connessa a dinamiche più ampie di produzione e circolazione dei significati.
Ed è qui che il dialogo tra Frémont e Lacoste diventa particolarmente produttivo. Frémont ci aiuta a comprendere l'intensità del vissuto. Lacoste, con il diatopo, ci permette di situarlo dentro reti di potere e di significazione più ampie. Se consideriamo lo spazio vissuto oggi, dobbiamo però riconoscere una trasformazione decisiva. Lo spazio vissuto non è più soltanto interiorizzato, è sempre più frequentemente esposto, iscritto, reso visibile nello spazio pubblico. E questo passaggio ha implicazione diretta anche per la democrazia. Perché se la democrazia implica la possibilità di prendere parola nello spazio pubblico, allora la visibilità diventa una questione di citoyenneté. Chi può rendersi visibile? Chi può prendere parole nello spazio pubblico? E a quali condizioni? Lo spazio urbano può allora essere letto come uno spazio di cittadinanza in atto, in cui si negoziano concretamente presenza, legittimità, riconoscimento. Per tornare al discorso del muro, il muro diventa in questo senso un luogo centrale. Non è un supporto neutro, è un dispositivo di visibilità e di cittadinanza. Scrivere, disegnare o incidere su un muro significa prendere parola, occupare uno spazio di visibilità, esercitare anche in forma minima una pratica di partecipazione. Ho messo in questo senso una provocazione che potrebbe essere sia di Frémont sia di Lacoste: écrire, c'est hurler sans bruit. Scrivere e gridare senza fare rumore. In questa prospettiva, le pratiche di arte urbana e di scrittura murale possono essere interpretate non solo come forme espressive, ma come estensione dello spazio politico. Esse non si limitano a rappresentare lo spazio, contribuiscono a ridefinire i confini della partecipazione, ampliando talvolta in modo informale e non istituzionale le possibilità di accesso alla parola pubblica. Altro esempio lì, durante il campionato del mondo di football in Brasile, Need Food, Not Football, che si vede che è un murale assolutamente informale. Molti dei segni che osserviamo sui muri possono essere letti come dei veri e propri segnali lanciati nello spazio urbano. Tracce di presenza, gesti minimi ma insistenti, forme di esistenza pubblica che esprimono non solo un bisogno di visibilità, ma anche un desiderio di partecipazione alla cittadinanza. In questo senso, queste pratiche rimandano a una forma di citoyenneté in atto. En cours, sì. Talvolta fragile, talvolta conflittuale, ma comunque significativa. In questa prospettiva, l'arte urbana non è soltanto un esempio tra altri, ma può essere considerata come un vero e proprio laboratorio privilegiato per osservare le trasformazioni dello spazio contemporaneo. Questa dinamica si inserisce in una vera e propria battaglia dei muri. Una battaglia che non è soltanto estetica, ma profondamente politica,
simbolica e sociale. Si tratta di una battaglia per la visibilità, la legittimità e il diritto alla parola. Su questa immagine abbiamo da una parte un esempio di street art istituzionale che è stato però imbrattata con dei writers, quindi un altro gruppo in conflitto. Si tratta di una battaglia per la visibilità, la legittimità quindi e il diritto alla parola. Tuttavia, questa battaglia locale non è mai isolata, è sempre inserita in una dimensione più ampia. E quindi torniamo al diatopo. Infatti, in questo caso che il diatopo diventa fondamentale. I muri non sono solo spazi locali, sono anche superfici di espressione di messaggi globali. Pensiamo a slogan contro la guerra come No War o Stop Wars, messaggi che collegano conflitti locali a narrative globali. Oppure pensiamo anche alla circolazione delle immagini. Altro esempio, alcune rappresentazioni diventano iconiche, vengono riprese e trasformate in contesti completamente diversi. Su questa immagine il celebre bacio tra Brezhnev e Honecker, ad esempio, viene reinterpretato con nuovi protagonisti, mantenendo però sempre la sua funzione critica. L'immagine circola, si trasforma, ma continua a veicolare un commento critico e politico. Ciò che è interessante è che il significato non è puramente locale, né completamente globale. Questa illustrazione ne è perfettamente un esempio calzante di trascalarità. Ed è proprio questa trascalarità che il diatopo permette di cogliere. Un esempio concreto qua a Roma, se prendiamo il caso di Tormarancia, quindi Tormarancia è un'area dentro un quartiere in zona pericentrale e meridionale di Roma. Questo intreccio risulta particolarmente evidente. Da un lato si produce uno spazio vissuto, si costruiscono relazioni, pratiche, appartenenze grazie effettivamente alla realizzazione di tante opere murali. Però dall'altro le immagini circolano, il quartiere diventa visibile, si inserisce in circuiti più ampi e abbiamo per esempio banalmente dei turisti internazionali che vanno in questo pezzettino di quartiere che una volta assolutamente i turisti stranieri non si sarebbero mai azzardati di andare in questo quartiere. Si produce così un paradosso. Da una parte maggiore visibilità di un luogo locale, però c'è una possibilità di marginalizzazione degli abitanti perché effettivamente questo cambiamento, questa trasformazione a chi approfitta? Agli abitanti, i turisti, le istituzioni, altri attori? Se andiamo più avanti in questo ragionamento sul paradosso, vediamo che questo paradosso è profondamente politico. Infatti, questa crescente apertura alla visibilità
non coincide affatto con una maggiore democratizzazione degli spazi urbani. Possiamo allora parlare di una vera e propria economia politica della visibilità, in cui immagini e rappresentazione diventano risorse prodotte, diffuse e talvolta anche sfruttate. Ecco. In sintesi, la città contemporanea appare così come spazio vissuto, spazio conteso, spazio visibile, ma anche spazio in cui la cittadinanza si gioca attraverso la possibilità di apparire, la possibilità di lasciare tracce, la possibilità di essere riconosciuti. In questo senso, il contributo congiunto di Armand Frémont e Yves Lacoste risulta particolarmente attuale. Frémont ci ricorda che lo spazio è fatto di esperienza e di significati. Lacoste ci mostra che questi significati sono sempre inseriti in rapporti di potere. Il diatopo, infine, ci permette di mettere in relazione scale diverse senza perdere complessità. E forse è proprio attraverso una lettura diatopica dello spazio urbano che possiamo cogliere simultaneamente le connessioni tra il livello locale dei segni e le dinamiche globali in cui esse si iscrivono. Possiamo tornare alla domanda iniziale? Allora, chi traccia i segni della città? Forse la risposta non è univoca, ma ogni segno, anche il più discreto, anche il più effimero, ci ricorda che lo spazio urbano non è mai dato una volta per tutte, è continuamente prodotto, vissuto e conteso. Ed è anche uno spazio in cui si esprime in forme diverse un bisogno di visibilità, un bisogno di riconoscimento, un bisogno di cittadinanza. In questo senso, leggere i muri della città significa anche interrogare in modo molto concreto le forme contemporanee della democrazia. Grazie a tutti. Mi riservo, ovviamente, siccome siamo in ritardo, mi riservo per dopo eventualmente l'approfondimento dei vari esempi. Grazie. Adesso la pausa di sopra, giusto Davide? Sì, sì. 10 minuti veramente. Se vuoi. Alla pausa, se no, durante la pausa, la domanda? No, ma anche se vuoi dimmi. Siamo nei tempi. No, siamo fuori dei tempi. Vai, una cosa veloce. No, allora, veloce, dico che intanto sono molto molto contento di avere una collega come Isabella e un collega come Giuseppe che si sono formati alla scuola geografica francese, perché portano qui da noi un'esperienza di una tradizione molto ricca che altrimenti non arriverebbe. Le giovani generazioni di geografi guardano ad un'altra tradizione solamente, e già questo è un impoverimento in sé, ma oltretutto mi pare curioso che se si entra in una libreria a New York o a Londra non si trova uno scaffale di geografia, se si entra in una libreria a Parigi, ma anche a Le Havre o Cannes, si trovano molti scaffali di geografia, e già questo sarebbe un motivo per guardare a quella tradizione. Ma vengo alla domanda, perché mi rivolgo a Béatrice Geblen. Io sono d'accordissimo con le cose che ho sentito nell'intervento di Giuseppe. C'è stata in Italia una selezione del pensiero di Yves Lacoste, sono arrivate le cose che erano funzionali alla geografia italiana in quel momento storico.
con delle conseguenze però piuttosto gravi, perché la deriva marxista della geografia, di una certa geografia italiana, si è condannata all'isolamento nel momento in cui le scienze sociali hanno abbandonato il pensiero marxista. Quindi la conseguenza grave è che in Italia non abbiamo una cosa come Herodot. Le riviste geografiche italiane non arrivano in libreria. La cosa più simile a Herodot è forse una cosa che si chiama Limes, che però non è fatta da geografi. L'Italia ha perso la possibilità di sviluppare un ragionamento impegnato e popolare come Herodot. La domanda che le rivolgo è: quali sono i rapporti oggi e negli anni precedenti di Herodot, del gruppo di Herodot, con la geografia accademica francese? No, i rapporti, nel senso, c'è stata diffidenza da parte dell'ambiente accademico, ci sono state delle difficoltà. Quanti geografi scrivono, o meglio, c'è un ambiente, c'è una parte conservatrice della geografia accademica francese che ha ostacolato Herodot o no? Prima di tutto vorrei dire il solo esempio per ispirarsi a Herodot è stato in Italia, è accaduto in Italia. E solo inItalia c'è stato un Erodoto per 2 anni, ma c'è stato. E molto presto soprattutto. Ci fu qualche collega italiano che era ammirativo di Lacoste, soprattutto usando il testo alla geografia dei paesi sottosviluppati. Si sono interessati molto in fretta e abbiamo fatto in fretta un numero di Erodoto che era basato su altre geografie, nel quale i geografi italiani che conoscevano la costa erano presenti. E poi le cose si sono insabbiate, perché la battaglia che noi dovevamo fare in Francia era molto importante. È stata difficile. Senza la notorietà nazionale e internazionale di Lacoste e l'appoggio di Jean Drèche, non avremmo realizzato tutto questo. È stata necessaria la sua notorietà e la protezione di Jean Drèche, protezione universitaria, e di un grande editore, le 3 cose. Erodoto non ha mai chiesto soldi a nessuno. È stata la forma di libertà di Erodoto. Avete ragione di ricordarvi, gli inizi sono stati difficilissimi. Tra il primo numero di Herodot e la creazione di un master di ricerca che ho fatto io, ci sono voluti 13 anni. 13-14 anni per arrivare a quel risultato. Quindi è lungo, con delle vere opposizioni. Lei ne ha fatte le spese. Dei colleghi con i quali lavorava da tantissimo tempo, da 20 anni, 25. C'è stato un posto sul quale ero candidata e hanno deciso di non nominarmi e di andare a pescare qualcuno che non conoscevo neanche, che si è rivelato essere una cattiva scelta. Abitava a Aix-en-Provence e veniva il minimo necessario a fare il suo lavoro.
non è mai interessato agli studenti, Mais il fallait le punir. ma bisognava punire. C'est tout. Eh. Et nous avons eu, E je abbiamo dis nous, avuto on parle noi, de la Coste et moi, parlando di Lacoste e beaucoup Lemme, de chance, perché abbiamo avuto molta fortuna. parce que l'ancienne présidente Una de l'université ex presidente dell'Università Parigi 8 a été è nommée stata nominata sous le ministère de Jospin durante il ministero di Jospin, il governo Jospin, de direttrice l'enseignement supérieur. dell'insegnamento superiore. Et elle avait beaucoup d'admiration Era molto ammirativa di parce qu'on était de Lacoste, la même université. perché veniva dalla stessa università, Et elle a dit à Lacoste, e ha detto a il Lacoste: faut créer bisogna un creare débat de géopolitique. un master di ricerca, un MPhil, C'est indispensable. è indispensabile. Il faut le faire maintenant. E fino a farlo subito, ora. Et je crée une chaire de géopolitique E vado a creare, a dare vita a una cattedra di geopolitica pour Béatrice. per Beatrice Blanc. Et c'est comme ça que nous avons pu. Ed è così che hanno potuto cominciare. Parce que sinon, je ne suis Se pas no, sûre qu'on aurait réussi. altrimenti non sono sicura che saremmo riusciti, sinceramente. Et Non nous credo avions proprio. obtenu un doctorat de géopolitique. E abbiamo ottenuto il dottorato intero in geopolitica come forma Et produttorale, l'institution e l'istituzione a tout fait pour le ha supprimer. fatto di tutto per sopprimerlo. Et nous avons maintenant un E ora doctorat, abbiamo un un dottorato de géographie, di geografia, mention géopolitique. menzione, curriculum, geopolitica, al dottorato in geografia. Et ça n'a pas été simple. E non è stato Et semplice. ce n'est toujours pas tout à fait simple. E ancora oggi non è semplice, ma Néanmoins, nonostante ciò, la réussite d'Hérodote la riuscita di Erodoto, il successo di Erodoto, è incontestable. incontestabile. Les revues de géographie Le riviste di geografia universitarie classiche diffondono 200 numéros par an. 200 numeri per anno. Herodot diffuse 10 000 numéros par an. Herodot vende 10.000 numeri all'anno. Et sur le portail internet, E sul portale internet on est à plus de 250 000 abbiamo più di 250.000 uso degli articoli. Quindi pas seulement pour les géographes. e non è solo per i geografi. Mais ce qui est intéressant, Quello che è interessante nella domanda che lei pone c'est qu'à chaque fois qu'on è a che demandé ogni volta che abbiamo chiesto un article un à un collègue articolo universitaire, a un collega parce universitario, que bon connaisseur perché conosceva bene di quella regione, di quell'argomento, Africa mediana, Africa del Sud-Est, eccetera, eccetera, à 95%, 95% ils acceptent accettano d'écrire pour eux. di scrivere per Erodot. Ce qui veut dire, et ils font de bons articles, E fanno dei buoni articoli, mais ils savent ma que pour sanno Hérodote, che per Erodot on peut dire un certain nombre de si choses possono dire un certo numero di cose sur lesquelles ils ont sulle pendant quali longtemps per lungo tempo se sont censurés. si sono censurati. Mais c'est beaucoup moins vrai aujourd'hui. Ma oggi è molto meno vero. Oggi è molto meno vero. Aujourd'hui, la reconnaissance Oggi il de la riconoscimento géopolitique, della geopolitica, mais nous avons encore à travailler. abbiamo ancora da La lavorare, conception perché la concezione di Lacoste che si prolunga, che ancora oggi continua nell'Institut Français de Géopolitique e in Hérodote, que je dirige maintenant depuis che, 20 ans, che dirige da ormai 20 anni, c'est justement le lien entre géographie et géopolitique. è questo collegamento tra Et ne geografia e pas faire geopolitica, géopolitique de sciences politiques. e non fare una geopolitica di scienza politica, Qui est fait un déplacement, j'allais dire, des relations internationales. che è uno spostamento delle relazioni internazionali, L'importance du territoire, des territoires en jeu, l'importanza del territorio in gioco, précise, entre les différents protagonistes, c'est precisa, extrêmement important. tra i vari protagonisti è molto importante. Et c'est ce qu'Hérodote essaye de È faire quello che Erodot depuis maintenant 50 ans. Ora veramente pausa perché altrimenti non facciamo più in tempo, facciamo direttamente al piano di sopra, grazie, veramente per 5-10 minuti.
Allora, riprendiamo subito i lavori senza perdere del tempo. Do la parola alla professoressa Paola Bonora dell'Università di Bologna. E adesso condividiamo la... Professoressa, mi sente? Vi sento e forse mi vedete anche. Ok, perfetto. Allora, congratulazioni per questo convegno interessantissimo, forse troppo denso, nel senso che l'entità dei problemi è tale che sarebbe stato necessario avere una quantità di tempo maggiore. Cercherò di essere velocissima. Però come prima cosa non sono riuscita a sentire l'intervento iniziale del professor Bettoni perché, come sapete, non riuscivo ad avere l'audio generale. Ho sentito però il suo secondo intervento e voglio fare delle precisazioni, diciamo, nel senso che ha usato alcuni termini che non condivido in maniera assoluta. La deriva marxista, termine che personalmente non amo per niente e che credo che sia antistorico, nel senso che non tiene conto di quello che era il clima di quegli anni, che la professoressa Geblin ha spiegato molto bene quando ha parlato di Maspero, ad esempio, di quello che era il clima in Francia, e lo stesso clima c'era in Italia. Cioè, teniamo presente che nel 75 Massimo Quaini ha scritto un libro che si intitolava Marxismo e geografia, e il libro successivo che ha scritto, che ha pubblicato nel 78, che si intitola Dopo la geografia, è stato diffuso dall'editoriale L'Espresso, che possiamo paragonare a Maspero in Francia, nel senso che aveva una platea di pubblico straordinaria. E poi l'altra frase che Bettoni ha usato, chiedo scusa se insisto su queste cose, ma fanno parte della mia personale storia, nel senso che io sono entrata nella geografia proprio in questi anni ribollenti, eccetera, quando dice, quando Marx è stato abbandonato. Marx non è stato abbandonato, è stato magari forse superato, forse incrociato con altre interpretazioni, ma tuttora Marx non è stato superato. Antipod continua a fare delle analisi marxiste, cioè David Harvey, che è il geografo più conosciuto nel mondo, non solo in ambiente geografico accademico, ha una chiara limpida ispirazione marxista. Per cui, insomma, volevo fare questa precisazione che appartiene proprio alla mia storia. Allora, anche per capire l'influenza di Frémont e Lacoste, che sono state enormi di entrambi gli autori, e di nuovo mi congratulo per i vostri interventi. Mi sarebbe piaciuto seguire da questo punto di vista il filone regione. Nel passato, il mio primo libro di 150 anni fa è proprio dedicato al concetto di regione, ma che non a caso ho intitolato Regionalità, proprio perché teneva conto di queste diverse prospettive attraverso le quali esaminare l'idea di regione all'interno della geografia e all'interno dell'ambito più allargato. Io poi in particolare avevo esaminato l'ambito della politica, che per molti anni ha continuato a discutere del concetto di regione in vista poi della sua trasformazione, della sua istituzionalizzazione, cioè da dettato costituzionale, perché la regione era iscritta nella Costituzione, poi dopo 22 anni verrà finalmente istituita. E in questi 22 anni c'è un dibattito molto importante in Italia.
un contributo che noi non possiamo, che noi geografi italiani non possiamo dimenticare, è quello, specie poi su questo tema, ma su una gamma di temi enorme, il contributo di Lucio Gambi, che traccia una distinzione, insomma, affronta la diade regionalismo, regionalizzazione. Regionalismo come promanato dal basso, dai climi culturali, dai climi politici, e che in Italia si esprime particolarmente nell'immediato dopoguerra con delle esperienze davvero molto interessanti di regionalismo, e poi la regionalizzazione, che invece tende alla pianificazione, tende alla istituzionalizzazione della regione. E in Italia abbiamo declinato particolarmente questo aspetto, no? Che poi sempre per continuare a pensare alla commistione tra Fremont e Lacoste, è diventato il grande filone dei sistemi locali territoriali, che tengono appunto, curati in particolare da Beppe De Matteis, che diventano un campo di studio che i geografi italiani affrontano con particolare interesse. Per quanto riguarda, torno un attimo indietro a Quaini e alla brevissima esperienza di Herodot Italia, che giovanissima ho vissuto. Herodot Italia, che è uscito, mi sembra che siano usciti al massimo 4 numeri, e che era dedicato in particolare alle lotte su specifici ambiti territoriali, le lotte nella campagna, le lotte nella città, la geografia del paesaggio, eccetera. Certo, Herodot Italia non si è sviluppato, non ha avuto un seguito. È stato una sorta di scritta sul muro. Cioè, Herodot Italia ha urlato forte alla geografia tradizionale italiana, che era fossilizzata ancora in quegli anni sulla geografia descrittiva, su una nozione di regioni di tipo naturalistico, deterministico, cioè non nel senso geologico e di consapevolezza e di analisi degli ambienti nei quali si situano i fatti sociali e territoriali, appunto. Ma la geografia italiana era particolarmente rigida. Io ricordo, ripeto, ero giovanissima quando si discutevano queste cose, ma ricordo che ai miei tempi erano ancora diffusi nelle università e nelle scuole, oltretutto, una serie di collane geografiche che parlavano delle diverse regioni, in cui i caratteri naturali del suolo venivano utilizzati per spiegare le fisionomie degli abitanti. Cioè, mi ricordo il Piemonte di Gribaudi, che appunto portava degli esempi incredibili, cioè i montanari che hanno le braccia più lunghe perché devono arrampicarsi e le gambe più corte perché è più facile arrampicare. Insomma, delle cose abbastanza terribili nella geografia di quegli anni. Quindi Herodot, che nasce all'interno del gruppo più ampio che si chiama geografia democratica, e il fenomeno più interessante da esaminare dovrebbe essere geografia democratica, perché da geografia democratica sono usciti poi tutta una serie di temi che hanno decisamente influenzato la geografia successiva. Accennavo prima al libro di Quaini, Dopo la geografia del 78, è un testo che
abbandona i toni ferocemente, no, non ferocemente polemici, no, ma insomma fa una critica molto serrata alla geografia tradizionale, ma non nei termini poi che vengono usati da Erodoto Italia, insomma, no? Per cui, insomma, secondo me bisognerebbe essere un pochino più, complessificare un pochino di più questo argomento. Anche in Italia poi le punizioni accademiche sono state violente nei confronti di chi aveva urlato così forte, di chi aveva scritto sul muro, bella l'intervento da De Mon, mi è piaciuto moltissimo, che aveva scritto sul muro della geografia: basta fare della geografia impostata in questo modo. Allora, da geografia democratica escono poi tutte le componenti più feconde che arricchiranno la geografia negli anni successivi, e comunque anche dentro a Erodoto compaiono degli scritti di Foucault, compaiono degli scritti di Raffelstein, cioè che diventano importantissimi nel metodo geografico. Ricordiamoci queste cose, cioè non possiamo dannare una esperienza, d'accordo, molto radicale, molto estrema, tutto quel che si vuole, però 50 anni dopo credo che possiamo permetterci anche di vederne gli aspetti propositivi, non soltanto le bastonate e appunto, vabbè, scusate, però, cioè, dato che io queste esperienze le ho vissute in prima persona e ci tengo a queste esperienze. Secondo me in Italia, vabbè, poi adesso mi taccio perché ho già parlato troppo. Basta, mi taccio, ho parlato anche troppo. Vi ringrazio di avermi invitato, vi saluto. Come sapete devo scappare, lo avevo anticipato al professor Bettoni, che ringrazio ulteriormente per la gentilezza, e saluto tutti quanti, sia i presenti lì in società, mi spiace non essere lì, mi piacerebbe tanto esserci, e saluto quelli che stanno ascoltando in streaming. Ciao Claudio. Ciao Paola, ti anticipo che chiederò di realizzare una pubblicazione e vorrei moltissimo che ci fosse un tuo intervento scritto. Okay. Con tutto lo spazio occorrente. Sì, ci vuole tempo, Claudio. Cioè, stamattina sono state discussi degli argomenti importantissimi in maniera un po' troppo concentrata. Varrebbe la pena. Inevitabile, d'accordo. Ok, grazie. Il discorso. Grazie a te. Claudio, grazie. Congratulazioni per le attività della società. Grazie tante. Ciao. Ciao. Grazie. Grazie alla professoressa Bonora, e quindi adesso cedo la parola al professore Fabrizio Eva. Soltanto un'indicazione, aspettando di condividere la presentazione. In collegamento non quello di chi parla, ma su un altro canale ci sono una ventina di persone che stanno seguendo il lavoro, e quindi anzi più di 20, quindi tutto sommato siamo, diciamo, altrettanti in aula, quindi possiamo essere contenti di questo pubblico. Adesso cedo la parola a Fabrizio Eva. Prego. Vediamo se... Buono. No, Sì, fatto controllo. Grazie Giuseppe, ma presentazione in italiano è totalmente traduita per l'écran. Tipo... Oui, ça va. Allora, in continuità con l'intervento precedente, ho pensato soprattutto pensavo ai giovani presenti che potesse essere interessante un vécu personale per un lungo periodo appunto di questa dinamica, per cui ho fatto riferimento, partendo dall'espace vécu e la geografia, alla pensée française, quanto è stata comunque importante per l'Accademia italiana, soprattutto una parte della pensée française. E così la preparazione di questo incontro mi ha dato modo di quantificare quanto sia stata e sia ancora presente nella mia formazione di geografo. Leggo per cercare di
restare nei tempi. Allora, i miei 2 ultimi anni di liceo sono stati tra il 68 e il 70 e il maggio francese, come pure Cuba, il Vietnam, Che Guevara sono stati il leitmotiv e lo sfondo dell'inizio dell'interesse per la politica e per la partecipazione alle manifestazioni di piazza, perché quello era il periodo. E il mio forte interesse giovanile per la storia è stato solleticato dal pensiero anarchico e le figure e il pensiero di Piotr Kropotkin e Lise Reclus ne sono stati da subito apprezzati punti di riferimento, ma senza una chiara percezione di quanto fosse fondante il loro essere geografi. Perché in realtà non erano anche geografi, ma essenzialmente geografi, e le loro idee politiche anarchiche ne erano il completamento. Ma questo l'ho compreso un poco più tardi. All'epoca Reclus come geografo per me rimaneva ancora in seconda fila nella mia percezione, anche se già identificato come il fondatore della geografia sociale. Ho frequentato l'Università Statale di Milano tra il 70 e il 75 ed è stato il mio vissuto, il mio vécu del post-68 del maggio francese. La Statale di Milano, come la Sorbona di Parigi, era allora una definizione convenzionale mediatica di luogo politico, in quanto era la sede del movimento studentesco, inteso come organizzazione politica studentesca che ha avuto un ruolo rilevante nell'organizzazione di manifestazioni, proteste e azioni rivendicative che hanno avuto un impatto politico anche nazionale, ma soprattutto una spinta riformistica pratica all'interno dell'università, nei modi di fare esame, nei temi che entravano nei curricoli di studio e anche nei modi di insegnare di una parte, solo una parte del corpo docente. La mia scoperta della geografia è avvenuta perché allora alla Statale di Milano insegnava Lucio Gambi, con cui mi sono laureato e che aveva una schiera di assistenti di qualità. Cito tra gli altri Teresa Isenburg e Maria Carazzi, con cui in seguito la mia vita da geografo si è più volte intrecciata e che agivano in coerenza con l'onda di cambiamento che investiva non solo l'università, ma anche la società italiana e la stessa disciplina geografica. Ricordo ancora la lezione di Gambi che venendo in treno da Bologna a Milano ci invitava a osservare con attenzione il paesaggio ai lati della ferrovia, notando quanto e come quel paesaggio non fosse naturale, ma il risultato di una sistematica azione umana, attiva e interattiva. È stato il deposito dei primi semi del vécu. In uno dei 4 esami di geografia che ho fatto all'università, perché uno degli effetti riformisti è stata la liberazione totale dei piani di studi, che prima invece erano molto vincolati, ho avuto il primo contatto con l'approccio geografico e sociologico di Pierre Georges e i primi contatti con la pensée française, in particolare con Fernand Braudel. Già dal liceo ero un giovane appassionato di storia e Fernand Braudel mi ha guidato nella considerazione della longue durée e mi ha convinto dell'efficacia dei 3 punti del suo approccio: modello, struttura, durata. E insieme a Braudel anche Lucien Febvre, che io considero abbia un approccio squisitamente geografico contemporaneo, e il suo possibilismo si lega, secondo me, alla centralità della volontà umana già ribadita da Kropotkin e da Reclus. Di Reclus mi era piaciuta l'idea che i confini e frontiere sono prodotti dall'essere umano e quindi modificati funzionalmente se lo si volesse. Un testo fondamentale e fondante per il mio approccio geografico, anche se non è di un geografo, è stato Il caso e la necessità di Jacques Monod. Ci sono fasi specifiche della storia, e in particolare quelle in cui ti trovi a vivere, e che possono rappresentare una casualità fortunata. Dal punto di vista politico-sociale del pensiero geografico, io penso di essere stato fortunato. Laureato da poco, naturalmente un'altra illuminazione, un satori, come dicono i giapponesi, è stata la lettura nel 76 di Yves Lacoste e del suo La géographie, ça sert d'abord, e sottolineo, d'abord, a faire la guerre. La parte più significativa per me della lezione di Lacoste di allora è stato il fatto che la conoscenza geografica possa essere utilizzata da uno Stato per fare la guerra e la distinzione delle 3 geografie, quella scolastica universitaria dei professori, la geografia dello spettacolo, quella dello strumento di potere, quella dello Stato Maggiore militare.
Il fatto che le prime due geografie celino l'ultima sono state e sono ancora un'argomentazione costante dei miei interventi divulgativi sull'attualità geopolitica. Penso che quella tripartizione mi abbia nel tempo aiutato a sviluppare e argomentare nel 2012 la mia, se permettete un po' di vanagloria, tripartizione dello spazio come approccio, cioè lo spazio fisico, quello delle cose, della natura altra da noi, ma anche degli esseri umani biofisici, lo spazio percepito, quello della soggettività individuale di gruppo, lo spazio rappresentato simbolico, quello del potere, delle iconografie, delle narrazioni. Con la fine dell'università inizio il mio lavoro di insegnante, cosa che non avevo progettato di fare al liceo, ma la cui idea si è formata quasi come una logica conseguenza della presa di coscienza della interconnessione tra il pensiero ideale anarchico e quello cooperativo educativo dell'anarchismo e della geografia come capacità di analisi dell'espace vécu e anche di lettura, decostruzione dell'azione spaziale del potere. Per dirla enfaticamente, le nuove generazioni devono essere informate e c'è una geografia che può servire a fare la pace e non la guerra. Naturalmente la rivista Hérodote, Lacoste e il ruolo di essa di Béatrice Gébelin sono diventati un punto di riferimento concettuale da leggere in francese, anche quando Maria Carazzi e gli altri si sono attivati per pubblicare la rivista Erodoto in italiano sulla falsariga del modello francese. È l'inizio della consapevolezza che già usavo un approccio geopolitico nelle mie analisi spaziali. Cito dall'editoriale di Béatrice Gébelin dell'ultimo numero di Hérodote: Lacoste, dans ses grands éditoriaux, met à point sa méthode géopolitique qui combine les raisonnements géographiques diatopiques qui associent différents niveaux d'analyse spatiale et les raisonnements historiens diachroniques, aussi temps long et temps court. Il primo numero di Hérodote mi fa conoscere Michel Foucault, che poi è rimasto come stimolo intellettuale, e il secondo numero su Reclus ha gratificato le mie simpatie anarchiche. E poi Lacoste ha dichiarato esplicitamente, l'ho sentito fisicamente, dire che Élisée Reclus è stato il più grande geografo francese par sa conception globale de la géographie qui tenait compte des phénomènes physiques, économiques, sociaux, culturels, politiques, etc. Ricordo una discussione dei primi anni '80 con Maria Carazzi che ancora diffidava della parola geopolitica, mentre io ormai la rivalutavo su ispirazione di Lacoste. Comme la géographie, la géopolitique est un savoir scientifique de synthèse qui mobilise d'autres savoirs. Histoire, donc, mais aussi économie, sciences politiques, sociologie, anthropologie, ethnologie, droit, etc. Dopo Gambi, all'Università Statale di Milano arriva Giacomo Corna Pellegrini. Io mi ero reso disponibile a guidare un'escursione sul territorio nel quartiere Gallaratese di Milano su cui avevo fatto la tesi. Gli sono piaciuto anche perché nel corso degli anni successivi è emersa la nostra somiglianza nell'approccio divulgativo nel fare lezione e nel sollecitare negli studenti la curiosità e la voglia di osservare lo spazio e il territorio come risultato dell'azione umana e della interrelazione con gli umani, cioè partire dal vécu. Negli anni '80 la conoscenza dei tempi pre-laurea con Maria Carazzi mi ha dato la possibilità di fare assistenza agli esami anche con lei, oltre che con Corna Pellegrini. Giacomo Pellegrini era il direttore della collana di testi geografici della Unicopli, la cooperativa libraria che pubblicava i testi per i corsi universitari. E per gli anni '80 e inizio anni '90 la pensée française è stato un riferimento costante per gli studenti dei corsi di geografia della Statale di Milano. Tra i testi da portare c'erano autori come Armand Frémont col suo La Région, l'espace vécu, che perché è certo formativa e ancora valida la sua articolata analisi della regione e per me in particolare il senso dell'espace vécu che trovavo in linea con il genre de vie reclusiano e con la sua concezione della spazialità dei raggruppamenti umani volontari e per questo con confini necessariamente flessibili. Spazialità che si articola su diverse scale a seconda del vécu individuale e di gruppo.
In una intervista del 2001, Armand Frémont così si esprimeva: Ainsi apparaît l'espace vécu qui est plus que le simple espace de vie. C'est l'espace envisagé dans ses rapports à la psychologie des hommes et réciproquement habitant, valeur, attache, repulsion. Ricordo qui il suo "Vi piace la geografia? Aimez-vous la géographie?" Nella collana guidata da Corna Pellegrini il pensiero francese era molto rappresentato e ha formato moltissimi studenti. Cito Éric Dardel. Dardel propose une lecture subjective du rapport entre l'homme et la terre selon son concept di géographicité. E Alain Renaud e il suo concetto di classe sociospaziale per un gruppo umano che vive in uno spazio. E poi Paul Claval con almeno tre testi. Ma per me è stato ed è ancora molto importante Claude Raffesten e la sua articolata analisi della spazialità del potere per una geografia del potere. Il territorio non è meno indispensabile in quanto esso è la scena del potere e il luogo di tutte le relazioni. E la sua proposta di chiavi di lettura spaziali in geografia politica, teorie per un progetto sociale, la geostruttura, la metageografia e il geogramma, esso è il risultato della mediazione tra metageografia e geostruttura, cioè il messaggio. Oggi potremmo chiamarlo meme, ovvero sia qualunque tipo di messaggio iconografico. Uno dei contributi curato da Raffesten era di Jean-Paul Ferrier, che sottolinea l'incontro rilevante del pensiero geografico con quello anarchico, e il territorio è prima di tutto, potrei dire d'abord, il campo dell'individuo, il suo luogo di vita. Di nuovo, la costante del vécu. Li cito ancora oggi nelle bibliografie di riferimento. Voglio sottolineare che nella collana Unicopli del 1983 compare Luogo e politica di John Agnew, che con Gerard Toll e Simon Dolby sarà uno dei maggiori riferimenti della critical geopolitics anglosassone nella seconda metà degli anni 90 e molto oltre. Il mio rapporto personale col pensiero francese geografico e geopolitico, non solo, segnato fin dall'inizio, è continuato ogni volta che negli anni 90 con la famiglia e il nostro piccolo camper ci muovevamo per la Francia. Una puntata in libreria per me era un piacere e un obbligo, e così ho potuto leggere di geografia e geopolitica con autori come Pierre Gourou, François Toile, Marc Nouchy, Émeric Choprade, poi in italiano Pascal Laureau, Philippe Moreau-Defarge. Tra i non geografi ho molto apprezzato naturalmente Edgar Morin, poi René Rouleau e René Dumont, e naturalmente imprescindibile Henri Lefebvre e la produzione dell'espace e la sua tripartizione dello spazio. Sottolineo però il contributo per me importante di Étienne Balibar, nelle Le frontiere della democrazia, e poi il grande per me Bertrand Badi e il suo significativo La fine dei territori. Bertrand Badi ho potuto apprezzarlo ancora pochi mesi fa online in uno degli incontri periodici organizzati dal CAREP di Parigi, il Centre Arabe de Recherche et d'Études Politiques. Ho trovato molto interessante anche Storie dell'utopia planetaria di Armand Matelar. Poi arriva nel 97 La Nation e confesso che il titolo e alcuni argomenti del libro di Lacoste, Vive la Nation, di per sé sono stati un colpo al cuore per la mia diffidenza ormai consolidata verso i pur molto diversificati valori e percezione del concetto di nazione e di identità nazionale. E qua io lascio le mie critiche al concetto di nazione casomai al dibattito, quindi salto queste cose. Cito solo l'ultima parte, Jérémie Robin, nell'ultimo numero di Hérodote, quando dice «Penser la race en géopolitique, c'est bien entendu d'abord constater que comme la nation, il s'agit toujours d'une représentation». Jean Goldman. Dico grazie all'attivismo di Luca Muscarà che nel dicembre del 96 organizza a Parigi un convegno sull'opera di Jean Goldman, lui presente con la moglie, e da allora i suoi concetti di iconografia e circolazione sono stati un'altra costante del mio approccio e delle mie interpretazioni delle dinamiche geopolitiche che andavano a cercare di comprendere e raccontare.
Il mio rapporto col pensiero di autori francesi o di lingua francese ha fatto riferimento anche ad autori come Alain Touraine, come Michel Fouché, come Edgar Morin, che ho già detto. E poi c'è la critical geopolitics, l'area anglofona della critical geopolitics nell'America del Nord, fatta però da Gerard Toll, che è irlandese, John Agnew, che è scozzese, e Simon Dalby, che è canadese, recupera e diffonde come punti di riferimento i filosofi del cosiddetto French Thought. Michel Foucault, che ho già citato, e poi Jacques Derrida, Félix Guattari, Gilles Deleuze, con alcuni seguaci che riutilizzano il concetto di egemonia nazionale di Gramsci. Personalmente ci ho aggiunto anche un po' di Paul Virilio, e poi naturalmente Pierre Bourdieu, Bruno Latour, Serge Latouche e anche in arbitro libertario Henri Laborit e Cornelius Castoriadis. Dal 2000, per un certo periodo, tra la fine degli anni 90 e l'inizio 2000, un misto anglo-francese mediterraneo in geopolitica si è ritrovato nell'attivismo convegnistico editoriale di André-Louis Sanguin, sfociato in un testo collettaneo Mare Nostrum con una interessante varietà di contributi mediterranei. Dal 2000 il mio rapporto con autori francesi ha trovato un importante personale riferimento in Philippe Pelletier dell'Università di Lione 2, esperto di Giappone ma decisamente libertario, di cui voglio ricordare l'ultima sua curatela, le 101 parole di Reclus del 2024, in cui c'è un mio piccolo contributo sulla parola Stato. Dal punto di vista geografico e anche un po' filosofico, veramente significativo trovo l'amico Jacques Lévy. C'è una frase che mi piace molto del libro di Lévy, Le Tournant Géographique, dove si afferma quanto ci voglia un'immensa svolta necessaria per arrivare a rifondare su una base non conflittuale l'associazione tra gli uomini. Nel 2007 mi è stato chiesto di scrivere un lemma in inglese sulla costa per la International Encyclopedia of Human Geography, edita da Elsevier. Trovo personalmente che le descrizioni di viaggio di Pierre Loti possano essere considerate un'osservazione dell'espace vécu e molto utili ancora oggi per capire certi vécus del sud e dell'est mediterranei che influiscono ancora oggi. E mi trovo in sintonia con il franco-libanese Amin Maalouf e i suoi L'identité mortière e il naufragio della civiltà, sulla percezione soggettiva di identità, territorio e soprattutto l'importanza dello sguardo dell'altro. Per concludere, come prospettiva per la geografia, direi che la svolta nella critica del potere è già stata fatta qualche decennio fa, anche grazie al pensiero francese, molto articolato non solo in geografia. Si tratta di proseguire su quella strada nuove foglie su un albero robusto, grazie a contributi che continuano a mantenere il loro valore. I temi sono oggi quelli dei confini degli stati, rigidi o concepiti come flessibili, contenitori di identità, tra virgolette, o funzionali alle volontà dal basso dei singoli e dei gruppi umani, e poi dei limiti istituzionali e anche individuali e soggettivi da mettere all'esercizio del potere, che è sempre spaziale. Limiti necessari oggi più che mai, vedi la potente capacità di false combinazioni e rappresentazioni della cosiddetta intelligenza artificiale, insieme alla critica permanente alla geografia dello spettacolo e alle narrazioni mediatiche sui social. E quindi ancora fonti di ispirazione sono Guy Debord e il suo libro premonitore La società dello spettacolo del 1967 e il significativo e da non dimenticare Discorso sulla servitù volontaria di Étienne de la Boétie, amico di Montaigne, di metà del 1500. E Reclus rimane ancora un punto stimolante di riferimento, e qui faccio vedere la copertina del libro che vi ho fatto vedere, e ne aggiungo un altro, che è questo, Geografia sociale, persone, pratiche e potere. Chiudo con questa immagine di un testo del 2026 che è appena arrivato fisicamente nelle mani dei suoi autori, un manuale di geografia sociale in cui l'espace vécu è centrale perché vengono descritte esperienze, non solo teorie,
in cui traspare in filigrana una concezione del potere che è dinamico, con confini flessibili, che nasce dal basso e punta all'accordo e non al conflitto. I contributi presenti io li vedo come foglie, spuntate da quei robusti rami dei geografi della pensée française, rami del possente albero della geografia sociale, germogliato da vecchi semi piantati dal grande Élisée Reclus. Il viaggio continua, la direzione è stata suggerita, il vécu e la pensée sono in mano ai geografi di oggi e di domani, e per i più giovani, visto che sono partito dal 68 e dall'Italia, metto la copertina a questo bellissimo numero del cinquantenario e auguri per i prossimi 50 anni, e ricordo ai giovani che allora noi giovani, copiando il Maggio francese, ce n'est qu'un début, ma ce n'est qu'un début, continuons les combats. Grazie Fabrizio. Allora, adesso facciamo il collegamento, come prima. Quindi adesso a seguire la nostra carissima collega Margherita Acervo dell'Università di Foggia. Buongiorno, buongiorno a tutti. E ringrazio Isabelle e Giuseppe Bettoni per questa interessante iniziativa, per l'invito a questa tavola rotonda. Ma prima di rispondere alla domanda che mi è stata sottoposta, cioè in che modo Yves Lacoste ha influenzato la mia ricerca, in realtà non solo la mia ricerca, vorrei condividere così in apertura una notizia insomma, che penso possa rappresentare un omaggio proprio a Yves Lacoste proprio in quest'anno e in questo giorno, e che fa riferimento al fatto che appunto la forza del suo pensiero, del posizionamento suo e poi della scuola ovviamente che ha creato, dell'analisi dell'esperienza, e che oggi ha portato a come dire, organizzare questa interessante iniziativa, seppur appunto molto, molto condensata, in realtà continua a varcare come dire, gli ambiti della disciplina. Ed infatti proprio da qualche mese è stato pubblicato un libro di Paolo Passaglia, che è un noto giurista, Geopolitica e diritto, edito dalla Franco Angeli, in cui Passaglia prende Yves Lacoste come punto di riferimento teorico e metodologico principale della sua analisi. Ecco, questo è giusto un'apertura per dire, no, quanto ancora questo testo e ovviamente tutto ciò che ruota intorno a questo testo dopo 50 anni continua a produrre all'interno e al di fuori della nostra disciplina. Per quanto mi riguarda andrò in maniera diciamo un po' più veloce del previsto, visto il tempo a disposizione, e diciamo che io incontro Yves Lacoste, certamente non di persona, non ho mai avuto l'opportunità né il piacere, ma attraverso i suoi testi negli anni dell'università, a cavallo essenzialmente fra la tesi di laurea e il dottorato di ricerca, quando mi sono in realtà imbattuta in alcuni grandi testi, cioè in alcuni grandi maestri, fra cui appunto Yves Lacoste con la sua La géographie, ça sert d'abord à faire la guerre, ma anche Geografia del sottosviluppo e più in generale la rivista Hérodote. Diciamo che ciò che mi colpì decisamente e che poi ha segnato in maniera abbastanza significativa il mio percorso è la funzione della geografia e il potere. Per la prima volta, diciamo, guardavo a questa conoscenza e ragionamento geografico come non li avevo mai visti fino a quel momento, cioè come pratica di potere, cioè come potere strategico. In effetti anch'io avevo avuto a che fare con la geografia, fino a quel momento, con la geografia scolastica, quindi nozionistica, con la geografia spettacolo dei documentari, anche se bisogna dire che in alcuni corsi universitari era emerso il ruolo della geografia come strumento per comprendere le disuguaglianze sociospaziali. Ricordo il testo al riguardo di Alain Renaud, o come strumento attivo per contribuire a un seppur vago e ingenuo
e dunque per questo innocente miglioramento della società. Ma diciamo il detonatore è stato proprio diciamo, questo ruolo e questo sapere strategico che per me è diventato un posizionamento, non semplicemente, come dire, una ricerca, uno studio, una riflessione, ma un posizionamento e una prospettiva allo stesso tempo, un paradigma di base che in buona sostanza permeerà la ricerca, influenzerà il mio pensiero nella misura in cui assumevo, diciamo, radicalmente che se il sapere strategico viene utilizzato appunto per fare la guerra, cioè per permettere agli organi di potere di organizzare e controllare lo spazio geografico e le popolazioni, e aggiungiamo di opprimere, di distruggere, ma anche di deterritorializzare e riterritorializzare, secondo i desiderata chiaramente dei potenti, così specularmente poteva essere usato e può essere usato e viene usato per difendersi da chi vuol fare la guerra, cioè per permettere alla popolazione di difendere il proprio spazio, ma anche di liberarsi e soprattutto di salvaguardare i propri luoghi di vita, che siano di vita da chi appunto vuole controllarli, opprimere, distruggerli, da chi oggi li deterritorializza e riterritorializza. Il primo conflitto di cui mi sono occupata è la cosiddetta guerra dell'acqua di Cochabamba, scoppiata nel 2000 fra la popolazione e la multinazionale, la Bechtel, con l'appoggio del governo boliviano di allora e dunque dei militari, che stavano privatizzando la risorsa idrica, cosa che poi diciamo, su incoraggiamento anche del professor Cerreti, che non ringrazierò mai abbastanza, mi porterà alla redazione di quel testo di geopolitica dell'acqua. Ma nella guerra di Cochabamba ovviamente applico che cosa? Applico quegli strumenti che avevo appreso, l'analisi transcalare, l'analisi del mito applicato alla privatizzazione come strumento per convincere amministratori e cittadini che la gestione, non solo che la gestione privata sarebbe stata più efficiente, ma qualcosa che in realtà non si sarebbe mai potuta verificare né in quel momento storico né in altri momenti, né in quel luogo né in altri, cioè il fatto che la privatizzazione avrebbe abbassato il prezzo del servizio idrico. E insieme a questo la decostruzione dell'immaginario collettivo, ovviamente costruito intorno a questo mito. Pertanto, a partire da quel momento, tutte, diciamo, le mie ricerche, o buona parte, ecco, delle mie ricerche, sono state sviluppate nel senso geopolitico delineato, ponendo attenzione proprio all'analisi dei rapporti fra decisioni politiche e configurazioni geografiche e delle rivalità che chiaramente ne scaturiscono. E quindi mi sono, diciamo, concentrata su quelli che poi non so, posso definire dei filoni, sono nati una sorta di filoni, cioè le strategie politiche volte al controllo delle matrici vitali, le strategie politiche finalizzate alla trasformazione del territorio in chiave speculativa. E in questo il caso Xylella, che ha coinvolto e stravolto la Puglia, non solo in termini paesaggistici, ma proprio profondamente geografici, è diciamo un caso emblematico, già diciamo, ha avuto modo di dimostrare come lungi dall'essere una questione fitopatologica o anche solo ambientale, in realtà una questione geopolitica finalizzata alla riconfigurazione territoriale e al cambiamento dell'uso del suolo, per l'appunto in chiave speculativa. E poi il terzo filone, le strategie di politiche ambientali, che di fatto oggi rappresentano nuove forme di estrattivismo sorrette da una narrazione insomma molto, molto importante, ovviamente, che va in altro verso, ma che nella realtà si palesano in aperta contraddizione con la loro stessa narrativa, giacché stanno portando alla distruzione del paesaggio per come lo conosciamo noi e allo stravolgimento letterale appunto dello spazio geografico. Dunque, parafrasando il titolo dell'opera di Lacoste, cosa che abbiamo fatto anche all'interno del gruppo di Geografia per la Società, la geografia
serve prima di tutto a comprendere il potere. Ecco, questo è per me il punto centrale. Serve a comprendere il potere che controlla e organizza lo spazio geografico e le popolazioni, e dunque serve a comprendere il potere e gli attori alla base di questo potere, le dinamiche che intervengono sui territori, rimettendo in discussione chiaramente le relazioni tra spazi e società, luoghi di vita e comunità locali. E oggi questo caratterizza decisamente il mio modo di intendere e praticare la geografia. Ma comprendere il potere oggi significa, come ieri, per alcuni aspetti forse, mi permetto di dire più di ieri, esplorare la frontiera fra realtà e rappresentazione della realtà da parte dei poteri e decostruire quelle rappresentazioni che concorrono in maniera sempre più pervasiva a costruire un immaginario collettivo in una maniera spesso subdola, sulla base del quale poi però le popolazioni prendono le decisioni, mettono in atto azioni, mettono in atto comportamenti, e che sono rappresentazioni che oggi si impongono e vengono imposte attraverso lo spazio mediale o epimediale, diciamo, per dirla con Turco. Quindi comprendere il potere del resto è indispensabile per praticare una geografia engagée che affronta apertamente i problemi sociali, politici, economici, ecologici, e che si pone come obiettivo preciso di conferire strumenti conoscitivi e interpretativi e quindi in pratica potere strategico a chi? Agli abitanti. Perché cosa? Per salvaguardare quei luoghi di vita che oggi sono sempre meno di vita, in un certo senso, ma proprio anche nel senso, diciamo, non solo simbolico, ma concreto del termine. Una geografia di cui oggi, del resto, si sente l'esigenza, cioè si avverte l'urgenza, e qui riporto l'esperienza raccolta dalle ricerche sul terreno, insomma, e non solo. Si sente un'esigenza perché, come possiamo tutti osservare, si moltiplicano sempre di più i conflitti territoriali, innescati proprio da quelle scelte imposte dal decisore politico attraverso il decisore politico e dai connessi processi di deterritorializzazione e riterritorializzazione. Processi che vengono imposti con le buone, ho avuto altre occasioni appunto per un po' entrare più nell'argomento, per cui semplicemente lo accenno, cioè investendo in studi di accettabilità sociale o nella cosiddetta partecipazione dal basso, che anche da un punto di vista semantico, insomma, aprirebbe ad un certo discorso, ma comunque, oppure anche con le cattive, usando strumenti coercitivi al limite della legalità. E noi questo oggi lo vediamo non solo in Sud America, non solo in Africa, non solo in quelle che sono le periferie alle scale globali, ma anche da noi, anche nella nostra Europa, nella nostra Italia, nella mia regione, che è appunto la Puglia. E queste imposizioni è chiaro che sono sempre più avversate dalla popolazione, soprattutto quando comportano estromissione fisica dalle proprie abitazioni, uno stravolgimento territoriale e possibilità di vita. Cioè l'opposizione non è solo, e forse non è solo su base ideale, anzi spesso non è su base ideale, è proprio su base pratica. E pertanto io penso che da questo tipo di dinamiche emerge la volontà degli abitanti di riappropriarsi di questi territori, e quindi proprio una richiesta sociale fondata su due pilastri: da un lato la comprensione dei fenomeni dell'esistente, dall'altro la messa a fuoco di strategie di difesa dei luoghi di vita. E rispetto a questo il pensiero chiaramente di Lacoste mi sembra più che mai attuale, non solo attuale, ma necessario. Molto velocemente vorrei fare riferimento anche alla didattica e poi ad un aspetto anche molto concreto che mi sta a cuore. La didattica, perché anche nella didattica, insomma, ho un modo di applicare quella funzione strategica della conoscenza geografica, che ovviamente non si ferma solo alla ricerca. E come tanti colleghi, sicuramente molti di quelli che partecipano oggi,
diciamo che noi descriviamo il mondo, ecco, problematizzandolo attraverso l'analisi delle relazioni, attraverso le relazioni di potere e via dicendo. Ora, no, vedo che il tempo sta scorrendo, voglio semplicemente rispetto a questo restituirvi quello che emerge dai questionari che ogni anno, questionari anonimi, faccio fare ai miei studenti, diciamo dei questionari sulla valutazione dei corsi, aspetti positivi e negativi, e devo dire che questo modo di impostare, insomma, la lezione, presentare spesso la geografia, fa emergere due costanti mai venute meno e anche generalizzate, cioè della serie: la prima, non immaginavo che la geografia fosse questa, per me era la lista dei fiumi, dei laghi e via dicendo. Due, questo corso mi ha aperto gli occhi sul mondo e guardo la realtà con occhi diversi. E quindi penso che questo sia un aspetto fondamentale e uno dei risultati personalmente per me più importanti rispetto all'applicazione, ecco, di questi strumenti, ma anche di questo pensiero. E per concludere, una riflessione volevo farla su una questione molto concreta e attuale che ci interroga come geografi e come docenti, proprio alla luce del pensiero e dell'esperienza di Yves Lacoste. Oggi nelle scuole, in primis nelle scuole, non solo ovviamente, la geografia non è usata solo per quella descrizione innocente del mondo, come denunciava Yves Lacoste, ma anche e sempre di più per imporre una certa visione di mondo, con riferimento sia ai problemi sia alle soluzioni. Mi sto riferendo in particolare all'Agenda 2030, che oramai è trasversale a ogni insegnamento scolastico e non solo, che per ovvie ragioni nei programmi di geografia trova un particolare spazio. Ora, quello che accade, almeno questo accade in Italia, suppongo anche in Francia e negli altri paesi dell'Unione Europea. Ora, il punto non è l'Agenda 2030 in quanto tale, ovviamente, ma il fatto che in molti casi venga presentata come una sorta di Vangelo laico, in assenza di alcun approccio critico che metta in evidenza almeno le evidenti incongruità fra alcuni degli stessi obiettivi che si pone. E quando questo accade, si può dire, sempre parafrasando Yves Lacoste, che se ieri la funzione ideologica essenziale del discorso della geografia scolastica universitaria è stata soprattutto quella di mascherare l'utilità pratica dell'analisi dello spazio per la condotta delle guerre, così come per l'organizzazione dello spazio e la pratica del potere, nella misura in cui appunto si enunciava la nomenclatura o si elencavano gli elementi di conoscenza ma senza legami tra loro, facendo appunto diventare quello spazio, quel sapere strategico, un sapere inoffensivo da imparare a memoria ma senza comprendere. Oggi la funzione ideologica essenziale del discorso della geografia scolastica, per quanto io possa osservare, è quello di asservirla alla narrazione e ai progetti del potere, nella misura in cui si avvallano concetti e affermazioni ideologiche che non hanno alcun fondamento con la realtà, facendo diventare un sapere strategico un sapere mistificatore. E su questo porto due esempi sui quali concludo. Il primo esempio è proprio il concetto di sviluppo sostenibile alla base dell'Agenda 2030. Questo concetto è rappresentato attraverso il diagramma di Venn, che per inciso viene utilizzato in matematica per rappresentare gli insiemi e non i sistemi, un diagramma di Venn che interseca la dimensione, la conosciamo tutti, no? Ambientale con quella sociale ed economica, come se queste tre dimensioni fossero semplici insiemi, che peraltro non sono, indipendenti fra di loro. E quindi in particolare come se l'economia fosse autonoma rispetto all'ambiente e alla società. In realtà ovviamente l'economia non è una dimensione autonoma rispetto all'ambiente e alla società, ma rappresentarla in questa maniera porta il problema della sostenibilità sulla falsa strada della ricerca del compromesso, un compromesso che come evidente non solo non raggiunge gli obiettivi dichiarati, ma si pone anche in sostanziale contraddizione con essi.
Altro aspetto che sto semplicemente enunciando perché richiederebbe più tempo per essere ovviamente argomentato è l'obiettivo 8 dell'Agenda 2030, l'obiettivo della crescita economica, no? Che poi permea tutte le agende ambientali europee, dalla strategia di bioeconomia al Green Deal e quant'altro. Ebbene, questo obiettivo è quello della crescita economica sostenibile, che è basata sul presupposto del disaccoppiamento fra crescita economica, consumo delle risorse e inquinamento. Ebbene, la crescita economica sostenibile è impossibile. Ed è impossibile allo stato attuale delle conoscenze, si intende, e su scala globale, perché è impossibile il disaccoppiamento a scala globale. E questo oramai lo dimostra in maniera abbondante l'analisi scientifica, molta della quale anche sviluppata sulla teoria analitica di Georges Schrögen, ma oggi lo riconosce, da qualche anno in realtà, a partire dal 2021, lo riconosce anche l'Agenzia Europea dell'Ambiente. E quindi lo riconoscono in un certo senso le istituzioni. Eppure nelle nostre scuole e talvolta nelle università, ovviamente non è una generalizzazione, ma avviene, si continua a sostenere acriticamente appunto questa agenda quasi fosse un Vangelo laico. Per questo diciamo che oggi più che mai c'è un grande bisogno di demistificare le narrazioni dominanti e anche diciamo in questo, rispetto a questo, oltre a quanto insomma già detto, il pensiero, l'esperienza, l'analisi di Yves Lacoste è quanto mai attuale, necessaria e utile. Grazie. Grazie Margherita, grazie a te e adesso passiamo la parola al Presidente Claudio Cerreti. Eccoci, buongiorno di nuovo. Allora io sarò veramente sinteticissimo vista l'ora e anche visto il fatto che vorrei davvero, e insisto, che su questi temi possiamo sviluppare un ragionamento più pacato, più disteso e in forma scritta. J'invite partant Madame Giblet, Monsieur, vraiment, s'il vous plaît, bien penser à une écriture de votre intervention pour l'introduire dans un livre qui pourra recueillir les interventions d'aujourd'hui. E quanto a me, avevo in animo di fare un ragionamento un po' filologico, se vogliamo, in particolare sul libro di Lacoste e sui suoi effetti, sulla sua ricezione in Italia. In buona parte l'hanno anticipato con mia piena condivisione sia Paola Bonora sia Fabrizio Eva per alcuni aspetti, per cui mi fermerò soltanto su 3 punti proprio essenzialissimi. Il primo, che la traduzione italiana del libro di Lacoste non è in realtà una traduzione, ma è una riscrittura. È una riscrittura sia per il titolo, sia per l'organizzazione del ragionamento all'interno. Ci sono delle soppressioni, magari giustificatissime, opportune, delle riscritture vere e proprie, e soprattutto su circa 80 pagine di pamphlet, come lo definiva Lacoste, ce ne sono grosso modo 70 di note di Pasquale Coppola, che non sono note esplicative e basta, ma sono spesso e volentieri delle discussioni, anche critiche, anche molto gentilmente polemiche, perché Coppola era un signore e non si sarebbe mai permesso di andare al di là della polemica scientifica. Però, di fatto, la lettura della versione italiana non è l'equivalente della lettura della versione francese. Il secondo punto è che l'impatto immediato che ebbe la pubblicazione in Italia, già la pubblicazione francese, ma soprattutto la pubblicazione poi in Italia, direi che sia stato la nascita di Erodotti Italia, che nasce, il numero 0 del 78, quindi 2 anni dopo la pubblicazione del libro francese.
lo stesso anno della pubblicazione dell'edizione italiana, ma evidentemente il gruppo animatore di Erodotto, in particolare penso a Massimo Guaini, che insomma è stato abbastanza il pivot, un po' lungo tutto il tentativo, si rifà esplicitamente fin dal numero 0 appunto al discorso sostanziale del libro di Lacoste, partendo da lì per andare altrove in realtà. E in questo senso ancora la vulgata che voleva in quegli anni Erodot Italia come una edizione italiana di Erodot Francia è una vulgata sbagliata e probabilmente maliziosamente sbagliata, anche se ovviamente c'è un eco piuttosto ovvia fin dal titolo, ovviamente, ma i contenuti, il taglio, l'impostazione, qui non sono molto d'accordo con quanto diceva Giuseppe Bettoni all'inizio, ma insomma l'impostazione è più calata, l'impostazione di Erodot Italia vorrebbe essere più calata nelle lotte, nei contrasti che all'epoca si stavano sviluppando in Italia. Ne so, la lotta per la casa, contro il caro vita, le autoriduzioni delle tariffe, delle bollette, le occupazioni delle case e via dicendo. Proprio l'intenzione perlomeno era quella di tentare una messa in pratica dei discorsi teorici e anche una diversa formulazione dell'oggetto del lavoro geografico. E nel numero 1 della rivista italiana c'è un brano, la posizione di Erodot Francia, firmato da Yves Lacoste, che inizia proprio così, virgolette: questo testo conferma che per il momento, questo testo il suo, conferma che per il momento Erodot e Erodot Italia si trovano su posizioni diverse. Non si tratta tanto di divergenze sui problemi del marxismo, quanto di differenti punti di vista a proposito della geografia. Una presa di distanza, se vogliamo, che tra virgolette mi fa pensare così all'epoca in cui tutto questo avviene, all'epoca dei gruppettari in Italia, non alla sinistra italiana, ma anche quella francese, ma anche quella tedesca. Si divideva in gruppuscoli che erano differenziati gli uni dagli altri per delle sfumature, spesso e volentieri assolutamente incomprensibili dall'esterno. Quindi sfumature, ma sfumature che evidentemente per i rispettivi portatori erano significative. Lo stesso Erodot Italia, peraltro, nel numero 0 in lancio, aveva pubblicato un articolo sempre a firma di Lacoste, Pourquoi Erodot, molto lungo, che però è molto lungo perché in realtà viene accompagnato, un po' come è stato il caso della traduzione del libro a cura, con le note a cura di Coppola, viene accompagnato da una quantità di postille di geografi, tanto francesi quanto italiani, che mettono in discussione costantemente, pagina per pagina, non voglio dire riga per riga, non esageriamo, il senso e il metodo portati avanti da Lacoste. Terzo punto, lo stesso numero 0 riporta un paragrafo che si intitola Per una geografia democratica, e qui mi riaggancio a quanto ha già detto Paola Bonora, per cui mi andrò velocissimo. Geografia democratica ufficialmente nasce, si dice, nel 1976, tanto è vero che nel secondo numero, il numero 1, di Erodot se ne parla dicendo che si tratta di una cosa che esiste da un paio d'anni, quindi appunto nel 76, però era stata anticipata dalla formazione di un gruppo informale di geografi delle università di Milano, Torino e Genova, che si era dato come acronimo GEMITO, e che transita qualche anno più tardi, praticamente per intero, nel gruppo che fonderà Geografia Democratica. E anche se la nascita ufficiale appunto è successiva, in realtà il periodo di gestazione, per così dire, di formazione di tutto questo gruppo e delle loro elucubrazioni teoriche e delle loro attività pratiche, ricordiamoci il convegno sulla inchiesta di terreno in geografia, che è di quegli anni, di poco successivo, ed è prodotto dal gruppo di Geografia Democratica, ma era stato già discusso all'epoca del Gemito,
È un seguito, quindi il nuovo gruppo di Geografia Democratica è sostanziato dalla presenza dei vecchi del Gemito ed era già quindi inevitabilmente piuttosto agguerrito sul piano sia teorico sia pratico nel 76 all'epoca dell'edizione italiana, dell'edizione francese del libro di Lacoste e tanto più nel 78 quando arriva la traduzione italiana e l'uscita di Herodot Italia. Due ultime considerazioni. È vero che Geografia Democratica non transita tale e quale nel collettivo redazionale di Herodot Italia e il gruppo di Geografia Democratica varia sensibilmente, annoverando nel complesso una cinquantina di partecipazioni, ma molte di queste soltanto sporadiche, occasionali, ok. Però la percezione corrente in quegli anni era che Herodot Italia fosse formalmente una sorta di proiezione italiana della Costa, fosse quasi l'organo ufficiale di Geografia Democratica. Era una semplificazione eccessiva, però l'anima di Herodot Italia era Massimo Coini e Coini aveva concluso il suo libro dopo la geografia del 78 proprio riportando il manifesto di Geografia Democratica, come ho già avuto modo di ricordare qualche tempo fa, e questo contemporaneamente all'uscita del numero 0 di Herodot Italia, il che finisce per avallare l'interpretazione dell'organo ufficiale e finisce anche per ribadire una qualche autonomia di nascita e di percorso dell'iniziativa italiana. Mi fermo qui, ma insisto che credo che il tema, che tra l'altro stiamo dibattendo ormai da alcuni anni, no? Questo strano tornante degli anni 70-80 con questa fioritura di testi che ancora oggi continuiamo a considerare fondativi nel vero senso della parola, non ancora tramontati, poco invecchiati, dite un po' come volete, meriti un approfondimento ulteriore, per cui chiedo, propongo ai curatori dell'incontro di prendere seriamente in considerazione la possibilità di raccogliere degli scritti sugli temi che abbiamo trattato oggi, cercando anche di dare un po' più di spazio all'espace vécu di Frémont, scusate il gioco di parole, che è rimasto ultimamente negli ultimi interventi un po' in ombra, ne avrei voluto parlare ma non ho avuto assolutamente modo in questi ultimi giorni di dedicarmici, ma insomma fare in modo che di queste conversazioni che abbiamo svolto oggi rimanga una traccia. Grazie. Grazie mille. Quindi effettivamente gli spunti sono tanti, tant'è che dovremmo avere finito da forse mezz'ora, quindi effettivamente la riflessione è stata molto feconda. E approfitto dell'invito del Presidente per ribadirlo di nuovo, che sarebbe una buona cosa di riuscire a concretizzare questa mattinata ricca in una pubblicazione. Adesso valuteremo con quale forma, quale lingua o tutte e due le lingue, adesso valuteremo, vedremo. Comunque sicuramente merita di lasciare una traccia di questa mattinata e vi ringrazio ancora una volta di essere venuti, soprattutto quindi Antoine e Beatrice, grazie di essere venute con noi, grazie a tutti gli studenti, dottorandi che sono presenti in aula fino alla fine. E grazie anche ai ovviamente colleghi che sono anche venuti molto gentilmente da più o meno lontano. E mi rimane soltanto il fatto di augurarvi una buona giornata e spero di rivedervi presto tutti. Grazie anche a chi ci ha seguito online ovviamente. E lì sulla cattedra vedo soltanto chi è collegato con Meet, non vedo invece, se lo so che su YouTube ci sono diverse persone che ci seguono, quindi anche grazie ai YouTuber e spero che abbiano, dai feedback che ho avuto, so che la mattinata è stata molto apprezzata. Quindi ovviamente io posso soltanto essere contenta.